E andiamo, amici belli. È una live importante. La nuova era, ma veramente stavolta. Tutti pronti? Allora, io credo che Amarone Carmen la lasciamo, ma benvenuti. Questa è l'ultima, io poi ho i lucchetti, avete presente le playlist di YouTube, no? Con questa live chiudiamo ufficialmente la stagione che è finita, insomma 23-24, e poi mi devo organizzare con la nuova sigla, devo fare una serie di cose. Purtroppo il Napoli non c'ha già le nuove magliette, per esempio il Milan su eFootball già c'ha le nuove magliette, quindi già possono fare, YouTube non lo fa, vabbè. Però da questo momento poi parte il nuovo corso e quindi ci sarà da divertirsi, perché ci sarà da analizzare, ci sarà da capire probabilmente nuovi sistemi di gioco, e ci sarà un mercato caldissimo da fare, ne dobbiamo parlare nello specifico, possibilità, cose impossibili che però diventano possibili quando hai un certo allenatore, e quindi dobbiamo analizzarle bene. E io voglio farlo insieme a voi e a tutti gli amici bellini. Dove state? Poi questa live dovrebbe essere pure particolare per certi ospiti. Vediamo dopo, tra un'oretta, insomma, lanciamo il link a chi vorrà entrare. E vi abbraccio tutti, e state tutti quanti, state facendo questa cosa contento, ma dobbiamo avere la contezza, eccetera eccetera. Buonasera. Era la seconda scelta, benvenuti. E lo so, a voi piace assai questa cosa, a voi. A qualcuno piace moltissimo questa polemica della seconda scelta, del fatto che lui ha aspettato. È una stampa che fa quello che fa, ragazzi. Io veramente non lo so perché vi siete fissati con questa cosa. Io parto da un presupposto diverso. Che me ne frega, voglio dire. Anche Sarri... Ok, mi fermo subito. La prima donazione contiana. Accortando film in diretta l'analisi in diretta. Un video in diretta da Giovanni. Ah, che bellezza. Grazie mille Michele, partiamo col botto proprio. E sì, veramente mi interessa pochissimo. Anche Sarri fu seconda o terza scelta, perché mi pare che all'epoca De Laurentiis provò per Mihajlovic e poi andò bene, quindi che ci importa? Deve andare bene a prescindere, perché stiamo facendo un investimento molto importante, perché non si può maneggiare l'elemento Conte, non si può maneggiare come si è maneggiato Garcia, non si può maneggiare un'altra stagione come si è maneggiata questa qua, cambiando allenatore, non è proprio pensabile. Quindi a me interessano più i presupposti per la nuova stagione che non il modo in cui si è arrivato, se l'aveva già bloccato. Poi ce lo farà sapere dopo De Laurentiis, perché così ha fatto anche con Spalletti. Vediamo se Conte può parlare, se glielo chiedono, se non glielo chiedono. Probabilmente arriverà una domanda del genere alla conferenza: ma tu avevi scelta, avevi già deciso? E lui ci può dire: no, sempre stata la prima scelta. Ma quando mai? E i milanisti possono continuare a dire: quando mai quello voleva venire da noi, però noi non abbiamo i soldi. È Caprina, non lo so, è Lana Caprile, credo che sia Lana Caprile. Ti abbraccio Michele e ti ringrazio. È un grande giorno, anzi, come ha detto Conti, un giorno speciale. Bravo ADL nel prendere un allenatore dal curriculum potente, ma il calcio non funziona al passato e le critiche restano, non basta Antonio. Sì, vabbè, le critiche, guarda, adesso
noi abbiamo cominciato la stagione precedente con il credito ad ADL, no? Perché se l'era meritato, e quindi siamo stati un pochino più morbidi rispetto a certe scelte. Poi lo scatafascio è stato talmente totale che il credito si è esaurito. Ma mi devo fermare subito di nuovo perché il grande Daniele interviene a gamba tesa. Amo Conte, lui ama noi, vuole farci diventare grandi. Allora ragazzi, io non voglio essere tiepido, io tutto il vostro entusiasmo lo comprendo. Amare, non amare, forza nave, così, ma siamo cresciuti o no? Conte ama se stesso, capiamoci bene, e per il bene del Napoli è bene che, amando se stesso, visto che è nostro, faccia il massimo possibile per se stesso e per la squadra, perché automaticamente fa il bene della squadra. Non è che Conte ama Napoli, ama noi, ci amerà se poi noi lo tratteremo bene, se le cose andranno bene, eccetera, eccetera. Non è la prima volta, è difficile anche per me, perché è la prima volta che devo pompierare. Ve lo ricordate il pompieraggio? Ecco, quello che il pompieraggio era quando le cose andavano molto bene e l'entusiasmo poteva diventare presunzione, poteva diventare pericoloso. Adesso devo fare un pompieraggio preventivo, perché vi devo ricordare che si devono sbagliare delle cose e che ci sarà un mercato importante. Brockfire è impazzito completamente. Pazzo. 27, non 30. Ma figurati. Attenzione, è per chi? Allora, sono 26, questi sono in dollari, risultano 29, quindi perché il cambio è questo. Una scommessa persa va rispettata e pagata. Questo è per te, Achille, ti chiedo scusa. Ciao a tutti gli amici Bellini, sia per Conte, per Oreali, un punto di partenza, scusaci Achille Conte. Allora, per quelli che magari fossero nuovi o chi non ha seguito la diatriba, che è un po' più interna agli amici abbonati, ovviamente ognuno diceva la sua. Io per primo ho detto Conte secondo me non è nelle nostre corde, De Laurentiis che spende questo tipo di ingaggio per Conte che magari avrà delle altre scelte, delle altre cose. Secondo me non era proprio una scelta, la logica mi portava ad Italiano. Poi evidentemente si è trovato alle strette, ha deciso di farlo, era convinto già di farlo, ci aveva provato prima, non ci aveva provato dopo, insomma si è fatto. E quindi sono partite alcune scommesse, alcune cose, e Achille deve rispettare la sua parola, deve venire in live, e tra un'oretta ne riparliamo, si deve palesare, perché Achille è il nostro tranchant, è il nostro fragile mentalmente, ma fortissimo mentalmente, che ci dice sempre delle cose prese come assunto definitivo e finale, sempre ci prende, ma su Conte ci ha preso, e quindi noi dobbiamo chiedere scusa che non abbiamo creduto, non abbiamo avuto fede. Assolutamente. Quindi mo devo girare questi soldi ad Achille, e appena poi ci organizziamo. Allora, ecco qua, l'ho spiegato, caro Marietto, che poi è Mario, devo ricordare che stai crescendo e quindi va bene così. Contento al 100%. Allora, questa era una domanda che io volevo fare a voi. Io credo di essere stato abbastanza chiaro, però ovviamente il mio pensiero si sviluppa su video lunghi. Se uno mi fa la domanda sì o no, io ti posso rispondere, sono contento. Il 100%... il 100% non c'è, il 100% arriva con Guardiola, con Klopp, forse nemmeno con Simeone, nemmeno con altri allenatori di grido. Sono quei due là. Aspetta, mo ci arriviamo. Allora la recuperiamo questa domanda perché voglio spiegarlo bene. Passo e chiudo. Passo e chiudo invece è un'ulteriore cosa che tatuatore, perché si fa il tatuaggio, stiamo arrivando a cose che non si tatua, calmatevi, non si sta tatuando Conte, ma si sta tatuando la frase di Achille, che è difficile da spiegare per chi non c'è dentro, e per chi c'è dentro da tanti anni la fedeltà degli amici che supportano, quindi va bene così. E anche Catello interviene con il ripartiamo. Insomma, io vi ho portato
i pro e i contro che io individuo su Conte poi possono non essere reali, era la mia convinzione. E intravedo in Conte, io ho detto questa frase finale che può riassumere: mi spaventa di meno il Conte di campo e mi può spaventare un pochino di più il Conte fuori dal campo, che può scompaginare, perché è un Conte che non viene poi protetto, non fa parte del gruppo Juventus o del gruppo Inter, che generalmente sono un po' più protetti. E avendo noi avuto un'esperienza con uno che doveva avere una stampa favorevolissima, doveva essere protetto da alcune dinamiche come Ancelotti, e abbiamo visto che non è successo, le mie paure, le mie perplessità sono su quello, cioè sull'atteggiamento che potrà avere Conte in campo con gli arbitri o fuori dal campo con le interviste, se le cose non dovessero andare bene. Non voglio mettere mani avanti, magari partiamo subito bene e quindi non c'è proprio problema, però noi ce lo ricordiamo e è bene tenerlo presente, ed ecco perché io faccio la lettera aperta a Conte che ho postato un'ora e mezza fa, dove in breve mi sono rivolto direttamente a lui e qualcuno gliela farà arrivare il mio video, dove dico: dovrai imparare a capire alcune dinamiche, alcune cose che succedono qua e non succedono altrove, a livello di ambiente e a livello di poi come ci vedono, perché a me interessa poco la polemica Conte, Milan, la Juve, eccetera, però qualcuno sta bruciando, e se sta bruciando e poi si interviene in un certo modo, dobbiamo stare attenti e recuperare, realizzare quello che succederà intorno con molta calma e molta obiettività. Io sono contento perché si era creato un presupposto di depressione totale, dove Conte era veramente l'unico nome che poteva veramente dare soddisfazione a tutta la piazza, e ricominciare dopo un'annata del genere con un nome che divide come quello di Italiano, Pioli che non convinceva nessuno, le altre cose, Gasperini, qualcuno convinceva e qualcuno no, sarebbe stato veramente un rischio pazzesco, più del rischio di prendere Conte a queste cifre, e quindi io sono molto contento che De Laurentiis ha preso questa decisione. Poi deve parlare il campo, è chiaro, ma se mi fate il paragone con quando arrivò Garcia, io sono molto più contento. Il 100% me lo dà solo se arriva Guardiola o Klopp, nemmeno. Non ci sono altri allenatori che mi esaltano al 100% come questi due, visto che quelli non sono alla nostra portata. Va bene Conte, non lo ritengo l'allenatore più bravo del mondo per tutta una serie di cose, ma va più che bene, perché il Napoli deve risalire la china e abbiamo tantissimi punti da recuperare e non dobbiamo poi dare la pressione, perché questa è la cosa nuova, questo hype incredibile. Noi non siamo mai partiti con un allenatore che aveva questo hype consenso generale, e le capriole poi saranno se comincia a fare male, le capriole saranno particolari. Facciamo un paragone rispetto a Garcia. Ero molto più in dubbio su Garcia, su Conte sono molto meno in dubbio, sono molto più contento. Allora, quindi ringrazio tutti e vi continuo a leggere. Ci sono anche non so se sono nuovi membri o membri di ritorno, per esempio, perché qua ci sono dei nomi belli così. I like per Conte ed Achille, dai, i like, possiamo fare una live che arriva a prendere un record di like. C'è anche Nando, fammi vedere, perché qua c'è pure del lavoro che devo vedere un pochino come si sviluppa, ma poi dopo lo faccio. Adesso devo dare priorità a voi. Nando Bristol, 38 partite, 38 finali, 11 leoni, un domatore pazzo, milioni di tifosi innamorati. Io ci credo. A che cosa ci credi? Fammi capire, perché se si sta già parlando di scudetto vi devo bloccare, devo veramente pompierarvi in faccia. Devo abbassare il livello. Io ho promesso di dargli una mano a Conte. Se partiamo con le cose di scudetto, vuol dire che poi può perdere 2 partite, ne può pareggiare 3 o 4 e poi le deve vincere tutte quante. Invece noi dobbiamo dare un pochino di spazio anche per qualche errore. 38 partite, allora già ti fermo
aggiungiamoci le partite di Coppa Italia, mi interessa, e questa è una cosa che a Conte di solito con le coppe gli interessano di meno, ricordiamoci tutto. A me la Coppa Italia interessa perché è uno di quei trofei che tu puoi alzare tutti gli anni, e che qui, visto che la nostra bacheca non traborda di trofei, mi interessa moltissimo. Quindi aggiungiamo già le partite di Coppa Italia. 11 leoni, saliamo a 20-25 leoni, perché 11 non bastano, serviranno sicuramente molti più leoni. Il domatore pazzo, e va bene, e c'è in anonimato, un supporto in anonimato che io ringrazio tantissimo. Vediamo se riesco a recuperare Nicola senza domanda, senza considerazione. Milioni di tifosi innamorati, sì, anche quelli all'estero, però cerchiamo di dare soddisfazione, perché poi ci sarà un ritiro che non tutti potranno seguire, e diamo soddisfazione anche ai tifosi all'estero, perché io dico che lo slogan è crescere, è l'unica cosa che conta, perché se ce li hai i tifosi all'estero dai soddisfazione anche a loro, e saliamo di livello tutti, perché veramente questa può essere poi il nuovo capitolo, come dice il nuovo libro, il nuovo capitolo. Abbiamo aperto la nuova era male, quindi facciamo conto che era ancora il capitolo precedente, diciamo il libro precedente. Riapriamo però facendo le cose per bene. E ringrazio anche Daniele, di nuovo ringrazio Daniele. Io sono convinto assolutamente che hai ragione, Vale. È chiaro che dobbiamo controllare il nostro entusiasmo, e penso che anche che lo staff che porta è molto valido. Sì, Daniele, è proprio quello che dicevo nei video precedenti. Conte va benissimo, Conte è scelta giusta, scelta ancora più giusta secondo me se tu aggiungi quei tasselli. Ecco perché parlavo di Oriali, che potrebbe essere quella figura che il Napoli non ha avuto, e la vera discontinuità potrebbe essere quella, perché il Napoli ha avuto allenatori bravissimi di grido, allenatori grintosi, allenatori che fanno dare il massimo ai giocatori, li abbiamo avuti. Poi si può crescere in altre cose, e quindi avere quella figura che un domani, quando torni nelle coppe, può andare a rappresentarti in un certo modo, ben venga. Lì faccio gli applausi a De Laurentiis, e spero veramente che sia tutto definito, perché non abbiamo ufficialità, ma penso che non ci dovrebbero essere problemi, spero. Diego, terzi e Coppa Italia vinta, firmo adesso, sì, senza dubbio. Poi qualcuno potrebbe avere ancora più ambizione, ma significa ritornare subito in Champions e quindi essere scivolati solo un anno, il che non è poco. Da decimi a terzi è un salto enorme, non è poco. Vincere la Coppa Italia, alzare il trofeo, significa dimostrarsi vincenti, significa dimostrarsi pronti alla sfida subito, come no, mamma mia. Proprio veramente ci sarebbe da firmare subito. E anche Vincenzo, ragazzi, ma siete matti? E quelli che non potranno capire, che leggono passo, chiudo. Beh, un po' di segreti con la community, quella là degli abbonati, pure ci stanno, perché meritano di avere delle cose interne. Allora, andiamo a leggere un pochino di... Ma veramente, oggi è una cosa che devo fare... Il Napoli dovrebbe annunciare allenatori di grido più volte, ci andiamo bene tutti qua. Penso che quelli che rimpiangono, che rimangono in squadra, lo facciano con voglia e spirito di sacrificio. Speriamo, amico mio, ma sicuramente, ecco, questo mi fa fare il paragone con Ancelotti, che va visto bene, perché erano due situazioni completamente, proprio situazioni ambientali completamente diverse. Però io da tifoso ero un po' depresso con Sarri che se ne va, in quel modo. Il fatto di essere arrivati così vicini alla vittoria, avere la quasi sicurezza, dice non possiamo, non ce lo fanno vincere, eccetera, eccetera. Ti viene quasi da mollare e di dire l'anno prossimo me lo vedo un po' più blando, se mi salto una partita non fa niente il Napoli. Poi arriva Ancelotti, quella scintilla si riaccende, dice ma fammi vedere che succede qua. Ancelotti viene il più vincente del mondo, e quindi quella curiosità ti riaccende, vediamo che mercato può fare Ancelotti. Questa è una curiosità che Conte ti dà. Arriva Conte, vediamo, non accetterà un Nathan, un Cajuste, Lindstrom, vediamo che fine farà, ma i profili Nathan Cajuste sono profili medi,
per non dire altro, che devono crescere, ecco, e quindi meno pronti per l'immediato. Se qua si insiste di parlare di Chiesa, di Lukaku, è un cambio di filosofia assoluto. Vediamo se il Napoli è pronto a farlo. Io ritengo che quelli che rimangano, ecco, quando chiami Conte, il discorso è quasi l'opposto, perché De Laurentiis può chiedere a Conte e ha tutto il diritto di farlo. Questi qua mi andavano fortissimo 2 anni fa, perché non dovresti essere in grado di farli riperformare? E Conte potrebbe pure rispondere: guarda che c'hanno 2 anni in più, hanno già vinto e quindi magari sono un po' più scarichi. Ti può anche rispondere: io ho intenzione di fare un altro tipo di calcio e questi giocatori non sono adattissimi, e là deve essere brava la società a capire e a intervenire. Posso dire un po' scarsi, un pochino scarsi. Questa è bella la domanda: su che profilo vorresti come capitano? Bella, bella. Questa è una di quelle domande che conservo, amico Somma, e giriamo anche a Guido più tardi, a cui manderò, non gli ho detto niente per queste live organizzate, vediamo se c'è tempo di farlo. Io non so mai niente, dovete capire che c'è sempre una componente di spontaneità in queste cose, il lavoro, il che fa. Che profilo vorrei come capitano? Guido ci disse capitano di pace, visto che Spalletti andava in guerra. Mi sembra una situazione quasi comparabile, perché Conte è quel tipo di allenatore che va lui di leadership e va lui ad aggredire certe situazioni e probabilmente avrà un impatto sui giocatori. Serve uno che vada con lui, che vada a fare la guerra con lui. Non so se abbiamo, ecco, la tua domanda è giusta, abbiamo un capitano di questa levatura da farlo. Nella logica delle cose, di come si sta sviluppando, io credo che Rachmani possa essere uno di quei profili lì, quelli di anzianità. Oltre a Di Lorenzo abbiamo Mario Rui, abbiamo Politano. Non lo so quanto siano centrali anche nel progetto, perché poi il capitano deve essere anche uno che le gioca quasi tutte e deve essere lì pronto. Io lo preferisco a centrocampo il capitano, anche proprio logisticamente, per poter essere su tutte le azioni e parlare con tutti quanti. Rachmani è uno che l'italiano nel frattempo l'ha imparato, e quindi sotto questo punto di vista mi convince di più di un Lobotka, mi convince di più di un Anghissà. Kvara mi sembra troppo giovane per farlo, quindi individuo in Rachmani forse quello più logico. Buonasera. Non ci accontentiamo, leggevo, non ci accontentiamo. Sì, Politano Ottica Roma, stavo leggendo anche questa cosa qua, non lo so se andrà in porto, io firmo subito, là si deve aiutare, si deve crescere, si deve avere situazioni un po' più performance. Jang Gong per me deve essere titolare subito. Claudia, like e donazioni di benvenuto, ma non mi accontento, non vedo l'ora che riparta il campionato. Sì, adesso abbiamo almeno un mese dove si faranno solo nomi, purtroppo, poi finché non si ripartirà con Di Maro, che si potranno guardare un pochino quello che ci faranno guardare a livello di allenamenti, di prospettive tattiche. Per un mese, ragazzi, sarà un mese tosto, anche YouTubeamente parlando, perché si faranno delle ipotesi che non è detto che vadano in porto, si faranno dei nomi anche a casaccio, e noi dobbiamo stare lì, filtrarli un pochino per quanto è possibile, considerando che dobbiamo proprio capire se il Napoli segue la linea Conte, cioè giocatori un po' più pronti, un po' più già performanti, oppure se continua con una linea un pochino più di idee da Napoli, che si individuano e poi devono essere indovinati e devono crescere insieme a loro. Mario Rui, capitano ideale per sobrietà e perché rappresentato degnamente. Sobrietà, Mario Rui è capitano a prescindere, io lo ritengo nello spogliatoio. Se poi andate a vedere anche delle cose, è uno che credo abbia il rispetto dei compagni, è uno che
ha sempre avuto cazzimma in campo, poi ha dei limiti tecnici e fisici, però non ha mai mollato Mario Rui. Ci sono state delle partite in cui ci è sembrato un pochino meno sul pezzo, quest'anno ha giocato proprio poco, e quindi è uno di quelli che ha meno anche colpe di quest'anno, perché tra infortuni, tra cose che non sono andate bene, insomma Mario Rui non ha performato, ma non so quanto sia un giocatore contiano. Chissà, capitano, mi ha fatto male al cuore, ma infatti no. Meret ovviamente è un altro di quei discorsi che Conte ci deve chiarire, perché i giornali ci dicono che lui confermerebbe Meret. Io il portiere capitano non mi convince, e non mi convince nemmeno Meret capitano, onestamente, proprio come personaggio, come influenza. Non mi convince. I vocali, vabbè, certo, i vocali dovranno avere un ampio spazio in questa cosa. Attenzione. Prima Fabio Versatile, vediamo. Buonasera amici bellini, ciao Vale. Primis, applauso ad Achille, l'amico nostro, che sono almeno 3 mesi che diceva viene Conte. Eravamo scettici e quindi gli va riconosciuto che la notizia ce l'ha portata in chat a noi molto tempo fa. Quindi quando un amico bellino fa o dice una cosa giusta va abbracciato, anche se poi si calciato non capisci niente, vabbè, questa è un'altra cosa, però bene così. Però come resto ancora comunque della mia idea, che l'ho detto pure tu prima, il credito dell'anno scorso si è esaurito, quindi solo Antonio non basta, quindi speriamo in ADL che abbia cambiato mentalità. Buonasera ragazzi. Ecco, questa che ore sono? Alle 13:22. Attenzione, a me le orecchie. Con Fabio sono d'accordo al 100%. Ragazzi, parlo con un tono un po' pacato, visto che stiamo in diretta, in live. Volevo dire che anche questa volta ho avuto ragione. Grazie per tutte le scuse che sto ricevendo. Sono un uomo felice oggi, grazie al miglior presidente della storia del Napoli. E con questo passo ripeto, chiudo. Poi andiamo a leggere, andiamo ad ascoltare gli altri vocali, ma questo è un momento storico, Ti ho sentito anche emozionato, Achille, dai, tra un po' devi palesarti. Purtroppo quello me lo sono perso, ma magari lo rifà, vediamo quello che succede. Va benissimo. Kvara capitano, la fascia la tutelerebbe dai falli e dai non lo so, capisco quello che stai dicendo, lo metterebbe a livello degli arbitri. No, non è così, Riccardo. In teoria sì, nel senso che il capitano è quello che può andare a parlare con l'arbitro, è quello che può contestare, deve anche contestare delle decisioni che sono assurde, però lo devi fare in un certo modo, ti responsabilizza sicuramente, però poi aggiungi un altro pensiero a uno che deve fare il suo gioco, deve stare libero, e se deve anche guardare quello che succede dall'altra parte del campo e fare una corsa il capitano, avete visto quanto è pesata quella fascia per Di Lorenzo quest'anno, quindi io non vorrei appesantirlo e non credo che lo tutelerebbe più di tanto, onestamente. Penso che dipende anche da come ti rivolgi agli arbitri in inglese, ti rivolgi in italiano, e lui avrebbe tutto il diritto di parlare in inglese con gli arbitri, perché stiamo parlando di... però non so nemmeno se gli arbitri sono in grado di capirlo, capito? Guarda addirittura oltre, e quindi non si creerebbe quella cosa che secondo me non lo so. Raspadori sarebbe il migliore come testa e come carattere. Guarda, sì, da quello che poi devi vedere se diventa centrale nel progetto proprio come giocatore. Che Raspadori, ricordate il paragone che fece il mio amico Antox con Lautaro Martinez? A me convince, continua a convincere. Però devi mettere seconda punta, devi fare la nuova Lura, la famosa Lula, no? Lukaku Lautaro, devi fare Lukaku Raspadori a 2,
e secondo me si può creare un bel tourbillon. Se diventa centrale nel progetto, perché no? Perché lui è un giovane maturo, è un giovane che parla benissimo, è un giovane che si vede che ha intelligenza dentro e fuori dal campo, quindi come profilo di capitano ci sta. Deve anche crescere sicuramente, ma già ha una testa e una comunicazione superiore agli altri sotto questo punto di vista. Caro Brock, forse no, ma c'era un altro amico che mi aveva detto di sì, cioè che si erano abbonati, e devo fare questo controllo sulla Viola. Mi dovete dare un attimo di tempo perché devo ricontrollare tutto, non ho proprio idea, quindi devo riorganizzare quelli che sono i benefici anche per chi è abbonato di là, perché sono diversi da quelli di YouTube, perché di là sinceramente non vedo poi il riscontro, devo lavorarci bene, però datemi un po' di tempo, ci sarà tempo di fare tutte le cose, quindi controllerò. Come si è insultato ADL per tutti gli errori fatti in stagione, è giusto fargli gli elogi per aver capito di aver sbagliato l'immediato prendendo mano Oriali e Conte. Speriamo bene per il mercato. E mi sembra un discorso giusto, Lewis. Poi però no insulti, perché qua non è stato mai insultato, da me non lo è stato mai insultato, l'abbiamo criticato, gli abbiamo detto ma che stai facendo, gli abbiamo detto tutta una serie di cose che rappresentavano la perplessità, anche e soprattutto perché tu puoi sbagliare, figuriamoci se non puoi sbagliare, sarebbe il colmo, ma è quando tu intervieni. Oh, ma come siete carini oggi siete proprio informissimi, adesso vi recupero tutti. Dicevo, è quello che ci ha detto nella prima conferenza di scuse tra virgolette, che non convinceva. Dice: il mio errore è stato non incatenare Spalletti, e lì mi dà l'impressione che non hai capito, perché non poteva essere quello l'errore era non capire quanto Spalletti facesse un lavoro che andava oltre quello dell'allenatore insieme a Giuntoli, e tu hai sottovalutato la loro presenza e la loro importanza prendendo il Meluso dopo Garcia, che non ha avuto una funzione, e quindi hai pensato di poter fare a meno di alcune figure. Quindi non è un insulto, è una critica che però viene da una logica delle cose. La critica ovviamente diventa apprezzamento e diventano complimenti nel momento in cui tu lo aggiungi. Se Manna va a sostituire Giuntoli ed è un profilo giovane, quindi ancora può lasciare delle perplessità, però se ci aggiungi Oriali, io sono il primo a dire proprio, mi metto proprio davanti a tutti a dire: questa operazione mi piace, poi dovrà funzionare, ma l'operazione a prescindere, la scelta, l'idea mi piace, e quindi è chiaro che diventa un elogio importante e immediato e quasi automatico. Mario Rui alla Puyol, stesso temperamento, mi like. È vero, Puyol faceva impressione. Diego Pugliese: io mi ripasso il giro di Do per cantare una vita da mediano davanti al cancello di Castelvolturno. Forza Napoli, un abbraccio a Vale, a crescere. Dai, speriamo che quello è il mio obiettivo, il mio auspicio. Crescere è l'unica cosa che conta, perché così, se tu continui a crescere, ti puoi permettere dei profili sempre più alti, puoi competere sempre di più, non deve arrivare l'annata miracolosa, devi stare sempre là. È lì che voglio sempre lì a combattere. Poi non vinci, però devi stare sempre lì a combattere, sempre lì sui giornali, andare avanti nelle coppe, così i titoli, così fai esperienza. Lì la crescita è quelle strutture, aggiungere le strutture, perché così se cresce il fatturato non hai il problema mi devo vendere Osimhen per fare il mercato, così ce l'hai, ti cresce e basta, e fai il tuo mercato di cessioni e di acquisti come lo fai. È quello proprio l'idea principale. E ringrazio anche Virgilio. Ciao Valerio, temo un po' i tentativi della stampa e dei media di cercare di destabilizzare la costruzione, ancora più di come già sappiamo. Ci sarà una certa protezione? E io credo di no, Virgilio, non lo so. Sicuramente Conte avrà una stampa amica fatta di ex compagni, di gente che lo ha conosciuto, qualche proprio vera e propria amicizia, di gente che ci ha lavorato e che parla nelle dovute televisioni.
Questo può significare però diverse cose e la voglio analizzare bene insieme a voi, perché può significare anche, dipende molto da cosa farà De Laurentiis, perché se Conte poi fa le sbroccate un po' come ha fatto all'Inter, un po' come fece poi con la Juventus quando poi mollò, e come ha fatto pure al Tottenham, se fa queste sbroccate in direzione società, lì è capace che i media, cioè gli amici suoi, la stampa amica di Conte, è capace che dà ragione a Conte, e per dare ragione a Conte, se Conte si mette a tuzzo, poi vanno contro la società, quello che hanno fatto la società. Quindi questa è la cosa di cui io ho un pochino più di timore. Le cose, se vanno tutte bene, bene, se non vanno benissimo, e lì ci deve essere una bella vita da mediano, ci deve essere un percorso alla parte, ecco, Oriali potrebbe essere quella mediazione, quella figura di mezzo che ti dice questa cosa non dirla, questa cosa bene che la dici, chiarisci, però non spaccare tutto, e questo dobbiamo stare a vedere. Sicuramente sarà emozionante, io sono molto emozionato per questa cosa. Contestualizziamo la cosa, sì, make you for... no, non fatemi cantare quella roba che porta male. Ma Giuffrida, perché non se ne va? Bella domanda, caro Mario. Vediamo cosa succederà, perché una delle prime cose che Conte ci dovrà risolvere, e secondo me non dobbiamo nemmeno arrivare a Di Mauro, anzi la dobbiamo risolvere molto prima, è capire se si può ricucire lo strappo con Di Lorenzo, perché ti serve un nuovo capitano, a prescindere ti serve anche se Di Lorenzo resta, perché non puoi rimanere poi capitano dopo quello che il tuo agente ha detto. Però serve un terzino destro titolare, mica poco, e devi capire se ti serve un braccetto destro titolare o se ti serve un tuttafascia titolare, uno che le giocava tutte, e che fai? Riparti da Zanoli, riparti da Mazzocchi, ti torna a Zerbin e pensi a Zerbin, dobbiamo veramente intervenire sul mercato. Quindi questa è la prima cosa che Conte deve prendere il telefono, deve incontrare, deve chiarire, deve parlare chiaro con la società, e si devono muovere anche in fretta. It's a showtime. I vocali arrivano piano, ci sta pure 570 persone in live. I like, perché c'erano tipo 200 like preventivi. Che facim? A quanti like stiamo? Forza, fatemi sapere. Lo strappo è un artifizio di Giuffrida, nulla di vero. È nulla di vero, amico mio. Non penso si possa ricucire, immagino abbia altri lì. Nulla di vero, non lo so, perché se non c'è nulla di vero, Di Lorenzo prende il microfono, prende i suoi social e dice no, io quelle cose che stanno uscendo le smentisco, sto qua, c'ho il contratto, voglio rimanere qua. Aveva la possibilità di farlo e doveva farlo, e se non è successo vuol dire che lo strappo esiste. Tu dici nulla di vero, quindi non penso si possa ricucire, e vuol dire che c'è lo strappo, quindi non è che è nulla di vero, tutto di vero se non si può ricucire, capito? Immagino abbia altre lidi, potrebbe essere la ragione, ma la ragione mi interessa fino a un certo punto, mi interessa la conseguenza. Non si può ricucire. Per quanto riguarda Reali, ragazzi, non ho avuto niente di ufficiale, ne parlano tutti, quindi lo do per scontato. Ma vediamo, 450 like, arriviamo un attimo a 550 per favore, che devo leggere Bra, che dice discolpami Achille, buonasera Vale, quanto è bello ritrovare entusiasmo, qual è l'acquisto che ti farebbe pensare che la relazione Antonio ADL possa andare oltre 3 settimane? No, deve andare oltre, deve farsi tutti e 3 anni, e la speranza è quella, perché vuol dire che le cose sono andate tutte bene. Ed ricomincio da 3 anni di contratto, non è un 2+, poi dobbiamo vedere nel profondo, ragazzi, perché poi i dettagli sui contratti escono dopo un po' di tempo, molte cose noi non le sappiamo finché non le sappiamo, diciamo la verità. L'acquisto che ti fa pensare che non lo so, l'acquisto potrebbe essere un giocatore di grido, cioè uno di questi nomi. Ecco, una cosa nuova potrebbe essere che De Laurentiis va a fare un'asta, cioè ti vai a prendere uno di quelli
il cui nome è girato tantissimo, per esempio Sesco, per esempio Gyökeres, lo stesso Gimenez, cioè la punta, no? Perché Conte in un'intervista disse: tu non devi sbagliare, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare il portiere e l'attaccante, riportando anche parole di, non mi ricordo se era Trapattoni, non mi ricordo, però disse importante il portiere, quindi sulla punta ci ragionerà. Non lo so se Lukaku, veramente non lo posso sapere se Conte chiede ancora Lukaku per ripartire con i suoi progetti, se non ce n'è un altro che è un po' più in ottica Napoli, perché Napoli li spende i soldi per uno un po' più giovane, capace di spendere anche più soldi per uno un po' più giovane con un ingaggio un pochino più limitato, che però in potenziale ti può crescere ancora e te lo puoi anche rivendere. Per gli attaccanti il Napoli questo lo fa, quindi mi farebbe entusiasmare ancora di più se il Napoli va a prendere un attaccante il cui nome è già girato, perché di solito quei nomi là non arrivano e vanno a finire in una squadra. Faccio l'esempio, come si chiama quello che è andato a Liverpool? Me lo dite voi, il centrocampista. Dai, lo sapete che doveva arrivare, dai, dite subito in chat. Centrocampista che tira le punizioni, che è fortissimo, che doveva arrivare e poi è andato a Liverpool. Dai, Arosta, forza. Vabbè, sento un vocale. Buonasera, mi dispiace tanto di non poter partecipare a questa live, ci tenevo con tutto me stesso, la recupererò sicuramente dopo, però purtroppo sto al lavoro e non è possibile. E voglio ringraziare Valerio, voglio ringraziare Achille, il profeta, che non ho mai abbandonato, ci ho creduto alle sue parole dal primo secondo, e per come ho detto oggi anche nel gruppo non chiedo scusa perché sono sempre stato dietro di lui. E buonasera a tutti. Buonasera Vale, buonasera a tutti gli amici bellini. Non so. Arrivo a Francesco Perrone. Io nel frattempo vi devo far capire, però. Già fa capire sta cosa. Lo posso fare solo così. No, come si fa? Vabbè, ci devo ragionare, devo farvi vedere una fotografia. Szoboszlai, ecco, Szoboszlai, quel nome che si è fatto per tutto il tempo il Napoli, Szoboszlai è quello che ci risolve tutto, eccetera. Poi va a finire a Liverpool, il Napoli non lo so nemmeno quanto ci abbia provato. Di conseguenza, un nome che sta sulla bocca di tutti e il Napoli lo va a prendere mi farebbe pensare bene per quanto riguarda il rapporto e le prospettive. Quindi andiamo a leggere anche l'amico Michelangelo Pinto che diceva ricomincio da 3, che sono per me, non è nemmeno il terzo scudetto, ma ricominciare dai 3 anni di contratto, che sono simbolicamente importanti, se non sono 2+1, se non sono questa è la clausola a favore mio, poi ti mando la PEC, tutte queste cose qua che non hanno aiutato. Partiamo dal contratto così com'è, ci si fida del lavoro di Conte e si va avanti, e ringrazio tantissimo Michelangelo e ringrazio anche Simone. L'arrivo di Conte mi gasa, però non è obbligatorio vincere, ci farà crescere, ci darà mentalità, ma non siamo obbligati a vincere lo scudetto. Io sono molto d'accordo con questo tipo di approccio alla stagione, perché i salti di 40 punti abbiamo visto che si fanno a scendere, si possono fare, che scivoli, e quello è il salto che non si può fare fisicamente, ma la gravità ti porta, poi ne puoi perdere anche 90 se le cose non vanno bene, ci metti il piede in fallo, cadi e puoi cadere finché non tocchi terra, e poi puoi pure scavare, abbiamo visto, è il salto in alto che è più difficile da fare, quindi non dobbiamo metterci pressioni inutili, queste sono cose che già stanno, la stessa stampa, ecco, io non mi prendo collera quando la stampa del Nord dice ma quello non aveva, il Milan non l'ha mai cercato, altrimenti Conte non sarebbe, questo non mi interessa. Mi interessa quando la stampa nordica o in generale la stampa dice adesso con Conte il Napoli è costretto a vincere lo scudetto. No, noi non siamo costretti proprio a fare niente, dobbiamo fare un percorso di ricostruzione, siamo andati malissimo, ci hanno sfottuto tutti, ci siamo presi 0-4 col Frosinone, dobbiamo ricostruire. Quindi no, questa cosa che adesso siamo costretti a vincere, non vi permettete. La vera pressione, e adesso rispondo anche a Roberto, la vera pressione
la deve avere la Juventus perché c'è Giuntoli, e Giuntoli è quello là vincente che deve fare gli acquisti giusti, con Thiago Motta, che è l'allenatore di grido, con giocatori che sono già forti, con l'aggiunta di altri giocatori. Thiago Motta li farà giocare anche bene, non ci sta più il peso di Allegri, pressione, la Juventus, io lo dico poi a prescindere perché ci credo veramente, che la Juventus mi fa molta paura se sistema delle cose. Loro devono andare a insidiare l'Inter. Inter, stessa cosa, squadra che ha distrutto tutto il distruggibile quest'anno in campionato, hanno già aggiunto dei tasselli, hanno pensato prima, Taremi, Zielinski, resta Marotta, anzi ancora più centrale nel progetto perché la nuova proprietà lo fa presidente, se la devono vedere loro due. Dopodiché il Milan sembra fare delle cose strane che ripartono da Fonseca, non è ancora chiaro che tipo di mercato possono o vogliono fare. Il Milan si abbassa a livello della pressione del Milan, sono arrivati secondi, quindi devono arrivare tra i primi 4 e poi noi ce la dobbiamo combattere fino alla fine con la Roma, con l'Atalanta, con la Lazio, perché Lazio adesso non è chiaro questa cosa di Tudor, state leggendo che Tudor probabilmente c'è una spaccatura non sanabile con Lotito. Benissimo, là ne dobbiamo approfittare di Palladino alla Fiorentina, che a me piace assai Palladino, però potrebbe la Fiorentina non essere pronta a fare grandi investimenti, risalire una alla volta, te la lasci dietro e risali, e questo dobbiamo fare. Mi piace più così. Chiarello con sigari in bocca, Danny Esord più e nuovi mostri o si candida a custode. Non ho capito. Più nuovi mostri o si candida. Non ho capito la cosa. Ho presente l'immagine che ci ha regalato Umberto, un'immagine da social, un'immagine che mi dà sempre di più l'impressione che, l'ho detto qualche tempo fa, che i giornalisti stanno diventando più youtuber e gli youtuber stanno diventando più giornalisti, perché queste cose qua lo accendo col dollaro, sono cose che poi ti portano a fare brutte figure, e come poi utilizzano le altre tifoserie, vanno a prendere i clip di Shale Boom, di Fius Gamers, di questi qua che si sono atteggiati, e poi fai brutta figura, ti utilizzano come clip per sfotterti di più, e i giornalisti pare che stiano andando in questa direzione per avere interazioni, per avere cose, fanno queste cose che insomma, scelte personali. Io non farei così, io non partirei con questa spocchia, vi dobbiamo vedere. Sicuramente il Napoli ha possibilità economiche, ma si può dire in maniera diversa, senza dire adesso voi, perché adesso voi per anni e anni che abbiamo detto questi hanno i debiti, non si possono muovere, intanto fanno quello che devono fare. Quindi tutto questo atteggiamento che siamo noi poi quelli là più forti ti porta solamente più pressione e ti sfottono di più dopo. Quindi nuovi mostri stessa allora non potevo capire, perché non vedo stessa notizia da anni e anni, e quindi va bene, andiamo avanti a leggervi. Come non si ripartiva da più 18, non ripartiremo nemmeno da 40. Non sono d'accordissimo, dobbiamo arrivare tra le prime 4. Non dirmi che l'Atalanta o la Roma ha la capacità di fare filotti. Amico mio, l'Atalanta è arrivata la Roma ha avuto una stagione un po' più travagliata perché con Mourinho non è andata bene, e poi hanno recuperato un po' di fiducia con De Rossi, ma poi erano esausti alla fine. Ce le hanno le capacità di fare filotti, l'hanno dimostrato. La Roma alla fine rimane con quei 63 punti, non riesce a scendere o a salire da là. Ti ripeto, non sono d'accordo. Il più 18 non valeva fino a un certo punto, perché dovevi ricostruire da là, però hai cambiato tanto e quindi con là azzeri tutto. Adesso stai cambiando tanto, ma devi ricostruire, perché non parti da delle certezze, e purtroppo come avevi perso quelle certezze ti hanno fatto perdere il più 16, comunque non era più 18, il più 16 ti hanno fatto scivolare a meno 40, adesso più 40 è più difficile. Sono più discontinui, ma fino a un certo punto, amico mio, se più discontinui di noi quest'anno non c'è stato nessuno. Cioè, ti ripeto, io qua a costo di perdere consensi
non mi interessa, io devo proteggere la mia community. È il modo in cui abbiamo affrontato con serenità il quinto posto di Gattuso e facemmo una cavalcata che voi non vi potete ricordare in quel girone di ritorno, ma io vi do pompieraggio totale e ce la siamo vista meglio di tanti che hanno fatto un dramma infinito, e noi facemmo da settimo a quinto posto ed era da considerare un salto in avanti, e da quel salto in avanti poi si creano i presupposti per arrivare terzi con Spalletti e poi primi con Spalletti. Adesso non dico che a 2 posti alla volta, perché spero di fare di più, spero che da decimi non ci piazziamo ottavi, spero che ci piazziamo almeno quinti, con la voglia, con l'obiettivo che dicevi tu di arrivare quarti, perché poi non so se il quinto ti basta l'anno prossimo per arrivare in Champions, non lo so come funziona. È vero, è più nella mediocrità. Parliamo di modulo, perché no? Incominciare subito con la difesa 3-4. Domanda interessantissima. Nel frattempo però avevo messo in stand-by il vocale di Francesco e lo recupero e poi parliamo di moduli. Buonasera Vale, buonasera a tutti gli amici bellini. Non so sinceramente se dopo passo il live, anche se dovesse andare Achille mi intriga un sacco. Non voglio, vabbè, con tutte queste donazioni in dollari valetici ti accendi il sigaro, mo. Quindi, tutte per via di Achille, che ci ha umiliati con la sua competenza e noi ovviamente incompetenti. Adesso ti voglio fare solamente una domanda veloce, cioè i ritiri di Conte non vanno un po' in contrasto con quelli del Napoli? Cioè, intendo i ritiri a porte chiuse, perché ricordiamoci che Conte fece il ritiro con l'Inter a porte chiuse, cioè va un po' in contrasto con l'idea di Maro Castel di Sangro. Questa è un po' la mia riflessione, la mia domanda. Allora, poi c'è anche Peppe Di Palma. Guarda, Francesco, mi fai riflettere su questa cosa, non ci avevo pensato. Io nell'entusiasmo, logo, arriva Conte, imparo cose nuove, voglio subito vedere gli allenamenti. Se Conte fa il ritiro a porte chiuse, mi dispiace. E tu dici va un po' in contrasto fino a un certo punto, perché è vero, il Napoli fa Di Maro, fa Castel di Sangro, però non apre le porte sempre volentieri, perché ricordo tifosi che sono venuti da me a lamentarsi del non poter seguire, di alcune cose che non si potevano fare, quindi ho l'impressione che se Conte poi avesse questo tipo di esigenza di ritiro a porte chiuse, il Napoli lo accoglie alla grande. Io già ce lo vedo, Lombardo che dice che l'ha deciso il mister, nessuno può entrare, non può vedere niente, si chiudono completamente e non ci fanno sentire niente, non ci fanno vedere niente. Spero che questo non riguardi le conferenze, perché credo che Conte voglia parlare, però questo mi dai uno spunto, cioè secondo me è proprio l'ideale per una società come il Napoli, che non ama aprire tutto ai tifosi eccetera eccetera. Questo è molto interessante. Recuperiamo anche questa domanda, parliamo di modulo, incominciare subito con la difesa a 3 o a 4. Allora, sappiamo che Conte lo ha fatto. Nello specifico io stavo cominciando a studiare anche il Chelsea di Conte troppo tempo fa, direte voi, sì, però fu un Chelsea vincente che veniva da una situazione, quindi volevo paragonare le due cose, mentre vi dico che le cose sono difficili da paragonare, il calcio è cambiato, i giocatori sono diversi, però volevo partire da là. E mi faceva notare l'amico Nicola che lì aveva cominciato con la difesa a 4 e poi passa a 3 per provare un po' di continuità. Quindi non è da escludere completamente che lui possa cominciare con per provare un po' di continuità tattica, perché poi il Napoli deve cambiare veramente tantissimo l'atteggiamento. L'abbiamo visto che quando fatemi parlare di Mazzarri, no. Però bisogna lavorarci parecchio, qualcuno l'ha fatto in passato, sono giocatori professionisti, non è che Maronnami non lo so fare il braccetto, si può fare il braccetto, non ci vuole una grandissima però ci sono degli automatismi che devi sicuramente studiare e ti devi riabituare. Quindi non escludo che possa cominciare in quel modo, però lo capiremo dal mercato. Se arrivano gli esterni a tutta fascia forti, già capisci delle cose. Se si lavora su 2 punte, già ne capisci altre.
vogliamo utilizzare questo doppio trequartista, quindi il 3-4-2-1, che è questa matrice gasperiniana che oramai utilizzano tantissimi di loro, potrebbe essere un modo per sfruttare tutte queste mezze punte che abbiamo. Ci puoi mettere Kvara un po' più interno, ci puoi mettere Ngong, ci puoi mettere Raspadori, capire se Lindstrom può essere utilizzato là, così come giocava nell'Eintracht Francoforte. Quindi un po' il mercato ci potrà far capire. Speriamo che non ci sia niente di problematico a livello di ritiro, perché sono molto interessato. Simone, allora, tutti gli abbonati, lo dico a te, lo dico a tutti i nuovi abbonati, quelli di Twitch devo ancora ragionarci, ma tutti gli abbonati di YouTube mi dovete scrivere @ValerioFluido su Telegram e io vi porto personalmente nel gruppo dedicato agli abbonati. Mi dite com'è il vostro nickname, in questo caso sono Simone Teste, benvenuto Simone, e vi invito nel gruppo dedicato agli abbonati, dove ci divertiamo, dove siamo completamente pazzi. Peppe Di Palma. Allora Vale, innanzitutto complimenti a Achille, applausi a te Achille per essere stato il primo fra di noi a portare Conte a Napoli. Passo e chiudo. Detto questo, io non vedo l'ora di vedere l'Antonio Conte e tutto il suo staff immerso nel contesto Napoli e vedere il contesto Napoli come reagisce. Voglio proprio vedere addetti ai lavori, procuratori, calciatori, proprietà. Bravo, procuratori. Questa è una di quei momenti importanti, è una di quelle cose che Conte può gestire in maniera molto diversa da come è stata gestita quest'anno, e forse è stata un pochino sottovalutata questa cosa, che quando le cose cominciano a scricchiolare poi i giocatori si confidano con i procuratori, se i procuratori hanno un rapporto con la stampa poi qualcosa la fanno uscire, qualcosa vogliono proteggere i propri giocatori, si creano queste dinamiche non ottime. Questa è una di quelle cose che può gestire Conte e può spiegarla. Il primo giorno di ritiro, primo giorno di allenamenti, signori miei, arriva Conte, dice sono antipatico perché vinco, non esce niente da questo spogliatoio, non ci sono le telecamere, sarò con te, siamo io, voi e basta, e si lavora e non fate uscire niente, sono cose, venite da me o andate da Oriali se dovete parlare di qualcosa. Vedete come poi la figura diventa importante, perché tu puoi anche non volerti sfogare con l'allenatore perché vuoi avere una chance in più, però magari c'è un'altra figura che sa come riportare le tue perplessità senza far scoppiare polemiche. Molto molto interessante, molto molto interessante. Signori, i like dove sono arrivati però? Perché io poi non lo so e non riesco a seguire tutto. Volevo rispondere a Elena che mi parla di Thuram. A me Thuram, il fratello, piace molto a centrocampo. È uno di quei nomi però che sono stati fatti per tutte le squadre, perché è uno di quei nomi che scatena l'asta, scatena la fantasia di tutti i tifosi, e quindi ecco perché tendo ad escluderlo, perché il Napoli tende a non andare su questi giocatori qua. Mi piace assai però, è uno di quelli, l'ho preso anche su eFootball, è uno di quelli che cresce moltissimo. Alcuni dicono quello forte è lui e non è Marcus Thuram, poi è figlio di cotanto padre, un giocatore che io impazzivo completamente. 527 sono pochini. Tu che non l'hai messo ancora, mettila un attimo che sta pure ore fa là. Siamo tutti plebei incompetenti. Ma questo non è, questo è Tore Achillanga, perché fatta bene. Allora, Lukaku non viene perché non lo cerchiamo, scommetto. Non lo so, perché adesso le notizie ci fanno sapere che il Chelsea vorrebbe tutti i soldi della clausola e non vorrebbe fare un altro prestito. Di Marzio l'ultima cosa che ha detto è che anche il Milan ha fatto una telefonata per capire che cosa si vuole fare con Thuram. Insomma, c'è bisogna su Thuram, su Lukaku. Quindi bisogna vedere. Io non lo vedo una cosa fattibile, onestamente, perché è proprio il profilo che ti serve per un anno o due e poi hai finito di fare e ti resta sul groppone. Non lo so se questo poi ti convince. L'hai fatto con altri giocatori che poi non ti sono rimasti sul groppone, e vediamo. Dobbiamo arrivare a 1000 like. Sera Valerio, l'unico dubbio, mi auguro di no,
che anche noi diventiamo risultatisti. Lo so, amico mio, Enzo, hai ragione, questa è una cosa che ho detto nella lettera aperta a Conte, che ogni tanto, se poi non arriva il risultato, qualcuno la vede o bianca o nera, e lì dobbiamo essere bravi noi a distinguerci il più possibile, perché poi mi rendo conto che il risultato influenza quello che è l'umore generale, purtroppo influenza anche l'umore dei calciatori, perché con la vittoria, anche se arriva affannata, si lavora meglio, e la sconfitta ti toglie delle certezze. E ripeto, Conte è uno di quegli allenatori che ha il carisma e anche il passato, quindi i giocatori tendono a fidarsi di Conte, però sappiamo anche di metodi duri di allenamento, di giocatori che erano esausti, di giocatori che quando non sono abituati fanno fatica, e vediamo, perché bisogna fare un cambio di passo importantissimo, e vediamo come la prenderanno, e se non la prenderanno bene dobbiamo essere bravi a metterli sul mercato e a trovarne altri più adatti. Gli allenamenti nei ritiri estivi non sono mai completamente chiusi, né all'Inter né al Napoli né altrove, mai completamente chiusi. Lo spero proprio per quelli che vanno. Non avrebbe senso creare i ritiri con le cose se poi non puoi avere un contatto così. Ogni campionato è a sé. Conte non è Garcia, Mazzarri o Calzona, perché è venuto al campionato finito, vuole partire con le idee nuove, con idee sue e nuovi calciatori. Domanda: se ADL vuole aprire un nuovo capitolo, sarebbe giusto confermare il 75-80% della rosa attuale? Siamo proprio sicuri che vogliamo ripetere le strategie di mercato del primo anno di Ancelotti? Io penso che ci sia la differenza che il primo anno di Ancelotti tu eri arrivato comunque secondo, e ricordate le parole di De Laurentiis, che però ripeto, Giuliano, e lo ripeto a tutti, le parole di De Laurentiis non possono essere prese come oro colato dalle ultime conferenze, ma anche facendo il paragone con le conferenze del passato. Lui cambia idea spesso, si contraddice spesso, quindi io non vi posso dire come la pensa oggi De Laurentiis, perché potrebbe voler cambiare, potrebbe essere questo è l'ultimo anno, mi voglio divertire e poi lascio ai miei figli, non lo possiamo sapere. Però una cosa che ci diceva De Laurentiis in passato era: siamo arrivati secondi, siamo primi in classifica, che c'ho da migliorare, che c'ho da riparare, quando i famosi mercati di gennaio. E quella cosa probabilmente portava anche squadra che sta ai vertici, squadra che finisce davanti al Milan, davanti all'Inter, davanti a tutte quante. Tu dici: non devo fare un mercato rivoluzionario, voglio sperare che se sei finito decimo non dai tutta la colpa. In questo è quello che avevo detto, cioè che tu pensi che cambi allenatore e recuperi questi giocatori, ma non dare tutta la colpa a Garcia, Mazzarri e Calzona. Ragiona in maniera un po' più ampia, e deve essere bravo Conte a dire: guarda, questi qua sono esauriti più di tanto, non li posso recuperare, se possiamo fare uno sforzo è meglio, anche perché con o senza dollaro dovremmo avere le possibilità economiche di farlo. Poi dobbiamo vedere quelli che vogliono venire e quelli che se ne vogliono andare, se avranno mercato e se ne vogliono andare. Questi sono i discorsi che dobbiamo aspettare. Ciao Vale, ma un Coyote se parte di Lorenzo, prospetto incredibile secondo me, 2004 eppure italiano, upgrade come prospetto sicuramente, perché è giovane e va bene, po' grezzo ancora, grandi mezzi fisici sicuramente, tecnicamente secondo me ci si può lavorare. Se non avessimo Zanoli ti direi Coyote dietro il titolare benissimo, mi piacerebbe tantissimo come idea. Coyote titolare già subito non sono sicurissimo. Allora, con Conte io sono seriamente preoccupato per l'incolumità di Anghissà, e tu pensi ad Anghissà, ma io penso a Lindstrom, povero ragazzo. Vediamo che cosa succede. Meglio un 3-4-2-1 per valorizzare Rasp e Lindstrom, o un 3-4-3 e puntare sul Politano e Ngong. Dopo è scontata la titolarità di Kvara a prescindere. Ngong per me lo puoi mettere tranquillamente nei due. La differenza è minima, Giuseppe.
è minima proprio, perché le ali un po' più larghe, è chiaro, Politano ha quelle caratteristiche là, un po' più dietro la punta ci puoi mettere Kvara, ci puoi mettere, forse Politano è quello che ci metterei di meno nel traffico, che tende a intrupparsi, però ci puoi mettere Raspadori secondo me molto bene, ci puoi mettere secondo me Ngong molto bene, ci puoi mettere anche Lindstrom e Kvara nei due. Lotito ha chiamato Allegri, l'ho letto. Zanoli, Lionar, che poi tu col Fantacalcio non rispondi mai più. Dobbiamo parlare del prossimo Fantacalcio degli abbonati Bellini, perché ci dobbiamo organizzare, dobbiamo capire quanti ne siamo, le leghe, e mi devi far sapere se ci sei o se non ci sei, perché devo riacquisire il titolo di super admin organizzatore, perché sennò ci sono delle cose che non posso fare, quindi ci dobbiamo sentire poi in privato. E un abbraccio per tutto il tuo aiuto. Gerardo, grazie Valerio per la qualità dei contenuti che offri, intelligenza, garbo ed equilibrio, discussioni e analisi arricchenti. È un piacere seguirti, complimenti, ciao. È un piacere mio, Gerardo, avere riscontri di questo tipo. Non è facile, non è la strada più corta, per dire, è un percorso un pochino più lungo. Tant'è vero che adesso io lancio il link agli amici Bellini, le lancio prima agli abbonati, poi tra una mezz'oretta anche a voi, ma vediamo chi si presenta, perché ci potrebbero essere anche delle analisi, ci potrebbero essere dei numeri, delle cose. A livello grafico non è ancora perfetto, ma ci devo ragionare, quindi lancio nel gruppo, nel canale Telegram, la possibilità di intervenire in video. Non so, lancio anche perché poi Guido pure tiene il che fare di solito. Se ci sei quando vuoi, ecco qua. E quindi dobbiamo aspettare un Giuliano che ci aiuta nell'analisi, dobbiamo aspettare un Achille a cui dobbiamo fare delle scuse, dobbiamo aspettare amici Bellini che vogliono intervenire e dire la loro, e poi possiamo aprire anche a quelli là proprio che sono in chat, così, perché comunque è un format leggero che pure vi piace. Ma figurati, amico mio, non figurati, il che fare è senza dubbio. E il primo, Maronnami, che vedo, che meraviglia vedo. Aspetta, già faccio grosso. Stavolta sono entrato con la mascotta. Madonna mia, aspetta. No. Buonasera Valerio Fuito, buonasera a tutti. Stasera sono entrato con la mascotte, perché la giornata è speciale, Lui si chiama Jenny. Che meraviglia. Un abbraccio a tutti. Vale, chi sta entrando? È Claudia, ma la vedo solo senza video. Chi sta entrando? Quanto è bello! Guarda, mi hai detto il pensiero, stavo per portare mio figlio, però sta mangiando con la mamma. A me mio nipote appena mangiate, capito? Allora ho detto, mo è l'unico modo per farlo un attimo. Guarda, io vedo è una completezza questo quadro, con Claudia, con Giuliano che ci ritorna a dare una mano con i numeri. Le nuove generazioni, adoro. Claudia, come stai? Benone. Contenta? Aspettiamo, Io ho sempre paura, ho sempre l'ansia. Vediamo. Ma il tifoso, se non ha ansia, secondo me è pazzo. C'ho sempre l'ansia che succede qualche catastrofe. Altri meteoriti di ogni genere. Vale, ti faccio una domanda, rientro dopo, perché altrimenti non lo mantengo. Una domanda che ti avevo scritto. Ma siamo pronti per Conte, e mi riferisco ai tifosi, non tanto ai giornalai e ai procuratori, ma noi tifosi siamo pronti per Conte? Ci vediamo dopo. Ci ragioniamo. Grazie Fabio. Un abbraccio, un bacio. Allora, vedo altri amici che si stanno raggiungendo. È entrato Diego, è entrato Daniele.
Buonasera. Buonasera. Un bacio forte. Allora ragazzi, io ho mandato anche il link a Guido. Abbiamo anche il mitico Alberto. Scusami, a volo proprio, Valerio, scusatemi tutti quanti. Figurati. Io sono in sala prove, non me la posso vedere la live, ho visto che hai messo online. Però io, poiché tu mi hai fatto la pubblicità, io ti faccio fare un saluto da Iete. Ah, che bello! Let's go, guys! Rock on! Poi me la recupero con calma. Un bacione a tutti! Ti bacio. Exit solo layout, non lo so fare. Remove, non so, qua sono impazzito completamente. Ok, è Conte, non si capisce più niente. Allora, Giuliano, io sono riuscito a mettere questa cosa qua, però risulta un po' piccolina. Non so allora, se... cosa hai preso? Ho preso un po' tutti, dovrebbero starci tutte le slide che mi hai portato. Facciamo un'introduzione prima di tutto a voce per capire di cosa si tratta questa analisi, come parte. Allora, innanzitutto, buonasera amici bellini, grazie Vale per questa opportunità. Sai benissimo che come dire, mi dai spazio di parlare di un po' di un giochino che ho fatto insieme a mio fratello, che va avanti da mesi, diciamo. Chiedo scusa per la ruditezza del layout e tutto, ma per mettere su le classiche PDF slide queste cose diventa un po' complicato, perché questa è deep come dire, matematica, roba che, ti ripeto, nemmeno io capisco, la so spiegare, però diciamo che il diretto interessato sarebbe mio fratello, che però non si poteva collegare. Allora, rispondendo alla tua domanda, quello che è stato cercato di fare è utilizzare metodi di analitica avanzata che vengono utilizzati in altri campi. Ti posso fare qualche esempio, tipo i wargames, ad esempio, oppure in altri sport come la pallacanestro, per cercare di analizzare la fase difensiva del Napoli e mettere a paragone la stagione che ha visto il Napoli trionfare nello scudetto e la sciagurata stagione di quest'anno. E quello che questi metodi di analitica avanzata fanno sono in realtà cercare di predire un andamento prestazionale di ogni singolo giocatore e di reparto e capire effettivamente se si sono seguiti determinati dettami tattici o meno. Chiaro. Diciamo che sono ipotesi. Dici, scusami. No, dicevo, ho visto in particolare che hai preso le prestazioni facendo il paragone tra i 2 anni, l'annata di Spalletti e l'annata di Garcia, Bazzare, Calzona, prendendo le prestazioni di Kvara, Rachmani, Politano, ne hai presi 5 o 6 in particolare. Allora, abbiamo preso in ordine Di Lorenzo, Rachmani, Kim del primo anno con Olivera, Mario Rui, perché sono quelli che si sono alternati di più. Chiaro. Lobotka, Anghissà e in parte Zielinski, e poi le due ali che io volevo semplicemente, ho fatto la domanda a mio fratello, ma mi fai capire se hanno contribuito alla fase difensiva? Chiaro. E perciò quindi si è preso Kvara e Politano, che sono quelli dal punto di vista numerico, specialmente Kvara, quelli che hanno giocato di più. E lo si è fatto per l'anno scorso e quest'anno. Logicamente l'unica esclusione è Osimhen, ma in teoria tu potresti anche capire se Osimhen ha contribuito. Certo. E diciamo di questi giocatori che ti ho analizzato, quelli i cui numeri, logicamente con dovute eccezioni e variazioni per meglio dire, quelli diciamo che mantengono un andamento più costante in determinati tipi di statistiche che abbiamo analizzato, e poi ora ti elenco quali sono Rachmani, Di Lorenzo, Politano, Lobotka, Anghissà. Kvara, c'è una chicca su Kvara che, ti ripeto, dovrebbe essere confermata andandosi a rivedere le partite dell'anno scorso e di quest'anno pezzo, roba da maniaci probabilmente, però magari tu hai miglior memoria di me e potresti dire mentre io parlo che se ti ricordi quella cosa, se confermi se sì o no. Vabbè, diciamo che questo è un esercizio che è stato fatto per
anche come banco di prova per quello che saranno le analisi fatte, che verranno fatte su Conte. Logicamente lì il sistema di gioco è diverso, però ci interessa poco il sistema di gioco, quello che ci interessa è la strategia difensiva. Allora, strategia difensiva è importante anche perché c'è possibilità che si cambierà modulo ovviamente con Conte, però ci sono delle cose che al di là dei numeri e del modulo possono essere confermate o cambiate. Ok, allora Vale, possiamo partire subito. Vai alla pagina, se puoi, sì, dove sta scritto il capitolo, si chiama probabilità di aumentare le performance difensive. Ok, adesso io dovrebbe scorro. Dovrebbe essere la numero 1, eccola qui. Ok, allora scrolla in alto. Ancora? No, stai andando giù, mi sa. Devi andare al numero 1. Devi andare a pagina 3. Eccola qua. Ok, allora, logicamente questa è una premessa. Ora io spero di non essere noioso. È molto difficile, ragazzi. Anche io ci ho messo diversi giorni per digest tutto. Allora, queste diciamo che sono indicazioni parametriche che analizzano la prima stagione e la mettono a confronto con la seconda. Allora, nella tabella, non lo so se tu riesci a zoomare. Assolutamente no. Però, ok, va bene. Posso metterla in full, ma non cambia niente perché no, vabbè, non so se si riesce a capire. Comunque, associato a ogni giocatore, logicamente in questa tabella manca il terzino sinistro. Per una questione che era lo mettevi o non lo mettevi era la stessa cosa, forse anche un po' più per semplificare. Ci sono delle frecce. Ora, quello che non ho detto prima è che sono i dati che noi abbiamo analizzato. Allora, ve li devo spiegare perché potrebbe essere intuitivo, però diciamo che sarebbe meglio spiegare cosa significa ognuno di loro. Allora, tackle, che è il primo, significa quando un giocatore in tackle, scivolato in piedi, interagisce con la palla che in quel momento è in possesso dell'avversario, quindi non necessita del recupero obbligatorio. I blocchi è quando blocchi la palla e quindi non so se si vede. Vai. Ok, il blocchi è quando blocchi la palla e la recuperi. L'intercetto è il disturbo del pallone, quindi io posso semplicemente toccare la palla e la palla va altrove, magari va a un altro avversario, esce fuori, o addirittura lo stesso tipo di giocatore mantiene il possesso. Semplicemente io ho un disturbo della palla che è portata dall'avversario. E la clearance, che forse è il dato più significativo, è la pulizia della palla, cioè la clearance può racchiudere in se stesso recupero e pulizia della palla, cioè quindi palla che va a un compagno semplicemente che è persa dagli avversari. Ora, se voi vedete questo schemetto, potete già capire in base alle frecce lì dove ci sono state delle performance, quindi con la freccia alta, positive, e quindi in linea con la strategia difensiva, e performance che invece sono state più a negativo e non in linea con quella che noi abbiamo individuato essere la strategia difensiva. Già da questa prima analisi si può vedere fondamentalmente delle grosse variazioni rispetto alla stagione dello scudetto, alla stagione di quest'anno. Insomma, perché mi rendo conto che poi diventa difficile senza le immagini. Devo fare io una grafica appropriata e la riprenderemo questa cosa. In soldoni c'è qualcuno che deve essere più che può essere recuperabile secondo te rispetto a questa analisi, o vanno venduti che non si possono recuperare? Allora te la metto proprio in soldoni, proprio a pane e puparuolo, come diciamo a Napoli. Esatto. Allora la conclusione è che dal punto di vista difensivo, avendo tenuto come ipotesi che Spalletti avesse chiesto una strategia difensiva A e che quest'anno con i 3 allenatori fosse stata chiesta un determinato tipo di strategia difensiva, quello che a noi evince anche da diversi frame che abbiamo analizzato è che la squadra di Spalletti era altamente simmetrica. Cosa significa? Significa che c'era alta correlazione, perché dal punto di vista matematico, quando tu analizzi una serie di numeri, ogni variabile deve essere collegata alla successiva, altrimenti analizzi un branco di numeri e basta, senza dare senso.
Quindi questo significa che la squadra era simmetrica, cioè che a ogni movimento del compagno in linea difensiva, cioè a ogni tackle del compagno corrispondeva un intercetto alla pulizia della palla di altri due. I famosi triangoli. Noi abbiamo fatto l'esempio quando si formava il triangolo, i due centrali con Lobotka, il terzino destro con il centrale e l'ala, oppure con Lobotka che arretrava e scambiava con Di Lorenzo, che poi la dava a Politano che puliva la palla e lanciava Osimhen. Quella era la classica azione tipo. Logicamente voi vi ricordate meglio di me che sulla fascia destra l'azione si sviluppava in un determinato modo, sulla fascia sinistra in un altro determinato modo, perché i due giocatori che in fase di recupero e ripartenza pulivano la palla, cioè Lobotka e Politano dal lato destro, giocavano in maniera totalmente diversa rispetto a se la palla veniva pulita da Mario Rui, che si accentrava col pallone invece. E quindi Kvara attaccava lo spazio e veniva servito negli ultimi 25 metri. Ora, questo è per rispondere alla tua domanda. Quello che si è analizzato quest'anno è che innanzitutto la squadra ha seguito strategie difensive totalmente diverse ed è difficile capire cosa fosse stato chiesto effettivamente alla squadra. Io penso che Garcia avesse dato dei dettami tattici abbastanza precisi, ma erano diversi rispetto a quelli che il Napoli era abituato a fare. Una delle prime cose che mi viene in mente è che la linea difensiva era più bassa. Blocco basso e ripartire, il famoso video dove mi ricordo, questo è un video che ha avuto parecchio successo perché io lo intitolai È uscita la verità, perché ne parlò Meret proprio in un'intervista e questa cosa ci sconvolse un attimo perché non siamo abituati a post Sporting, bravissimo Francesco. E quindi questa potrebbe essere una di quelle cose che ha chiesto Garcia e che ha tolto un po' di certezze all'abitudine del lavoro che aveva tutta la squadra rispetto all'anno scorso. Poi molto interessante. Ti ringrazio. Un'altra cosa che si può dire è che da un punto di vista simmetrico ci sono state alcune coppie o trio di giocatori che non erano allineati, diciamo così, anche se non è il termine corretto, non erano simmetricamente coordinati o correlati, diciamo così, come lo era stato durante il secondo anno di Spalletti. Tipo Zielinski e Politano non sono allineati nelle rispettive zone di campo logicamente il tandem Mario Rui Olivera, Juan Jesus Ostigard non era allineato come lo era invece Kim l'anno scorso con la fascia sinistra e come lo è stato Rachmani con Di Lorenzo durante l'anno di Spalletti. Ci sono delle situazioni in cui numeri alla mano si vede correlazione anche quest'anno, cioè paradossalmente questo poi è veramente l'ultima conclusione, poi magari fammi domande, perché alla fine noi abbiamo anche cercato di capire se la squadra l'anno scorso ha overperformato e se ha il contrario, non performato quest'anno. Il concetto di overperformance in realtà è un concetto che va analizzato secondo altri parametri, perché è facile dire in base alla concezione che ho di quel giocatore, al valore di mercato, ai suoi dati Opta che ne vediamo, il giocatore ok, quest'anno ha overperformato perché la sua media è più bassa. In realtà non funziona proprio così, perché l'overperformance riguarda quanto distante un giocatore in positivo e in negativo, quindi in positivo per performance, down performance in negativo, si distanzia da quelli che sono le richieste dell'allenatore. Infatti se tu scrolli una delle tabelle, ti dico subito... No, ci ritorniamo perché sennò perfetto. Dobbiamo farli digerire piano piano. Sì, ti faccio un esempio. L'anno scorso abbiamo analizzato 3 partite l'anno scorso, una delle 3 o delle 4, ma non mi ricordo, che è risaltata, è stata la partita a Milano contro il Milan, 2-1 col gol di Simeone di testa, il 2-1. Perché? Perché da un punto di vista di overperformance il Napoli non ha overperformato nessuno degli 11 in campo, però dall'analisi che abbiamo fatto c'era un grossissimo margine di errore rispetto al calcolo sull'overperformance. Perché? Perché se ti vai a rivedere la partita, io l'ho fatto, Kim, cioè penso ragazzi, io non ho mai visto probabilmente solo Cannavaro contro la Germania nel 2006 ho visto poi una partita difensiva di quei livelli, ed evidentemente che nonostante il Napoli non abbia overperformato,
ci sono stati quei singoli giocatori, e in particolar modo Kim, che ha tenuto botta, e quindi poi il Napoli, sfruttando quelle 3 occasioni create, ha vinto la partita. Ecco, questo è un po' il gioco del calcio in sintesi, nel senso che sì, puoi giocare bene, puoi avere i dati alla tua mano, eccetera, eccetera, però poi quando c'hai la giornata a favore puoi anche vincere una partita, insomma. Giuliano, io ti ringrazio assai, resta con noi ovviamente. Sì. Posso un attimo intervenire perché devo andarmene fra 2 o 3 minuti, quindi vai Francesco. Subito. Vabbè, dopo aver trattato temi tattici, posso trattare i temi più che altro social, perché comunque c'è una cosa che ti avevo detto già da 2 giorni, era il fatto che se veramente abbiamo aspettato fondamentalmente una settimana per annunciare Conte, se non facevano neanche un video, era proprio l'apoteosi più totale, nel senso. Il video comunque l'hanno fatto, devo essere sincero, non è stata proprio una cosa alla Inter quando lo annunciarono, lì fu proprio una cosa spettacolare proprio sotto l'aspetto registico, una volta Guido lo disse pure. E più che altro da Conte allenatore ha guadagnato di più lui, sotto l'aspetto dei follower, probabilmente anche per l'aspetto mediatico dovuto a Juve, Milan e Napoli, perché sono le 3 squadre che l'hanno seguito, che noi fondamentalmente. Quindi ha guadagnato lui e non noi per tutto questo. Molto interessante, e questo si ricollega alla famosa polemica, ma è il Napoli che ha bisogno di Conte o è Conte che ha bisogno del Napoli, per quanto sia cercato sotto l'aspetto social, poi ovviamente sotto l'aspetto calcistico è tutta un'altra cosa, ma sotto l'aspetto social ha guadagnato di più lui. Pienza. Vabbè, quindi vi dico vi auguro una buona serata. Vedrò la live quando entrerà Achille. Assolutamente, anche perché siamo in tanti e ancora non vedo Achille e mi incazzo se non. Un abbraccio Francesco. Ciao. Allora, erano entrati in ordine Diego, che saluto. Buonasera. Ciao. Hai un pensiero volante, anche non poetico? No, più che altro, collegandomi al discorso social, vedere le storie di Conte con Nino D'Angelo, Toni Colombo, è stato un momento terribile. Una cosa, sta più gasato di noi lui, ha ripostato la chiunque, gente che lo metteva nelle sfogliatelle, di tutto. Non postava una storia da penso 1 anno e mezzo, da quando aveva smentito, penso che era a gennaio, aveva smentito e ha detto no, io voglio stare con la famiglia. Devo stare con la famiglia, ma esce entra a Vesuvio, il bacio con Maradona, ma ci manca la fotografia con Killer dei presepi là, e abbiamo risolto anche gliel'hanno già fatta la statuetta dei presepi, in realtà. Sono arrivato tardi allora io. Il tizio famoso, che non mi ricordo il cognome, quello che ha fatto le statue a chiunque. Sempre chi ci manca sorbille la pizza, probabilmente abbiamo fatto. Io l'ho vista, quella là con la mozzarella Conte, già l'ho vista. Già l'avevi pure quella. Ma giù, noi che cosa è rimasto? Fammi capire. Che potremmo fare noi? Non possiamo fare niente. Io ho potuto fare Cusciniello fa le statuette. Viralizziamo anche noi, facciamo qualcosa, creiamo qualcosa. Devo fare probabilmente un nuovo striscione, perché ci deve dare, e magari faccio crescere l'unica cosa che conta, perché non possiamo dimenticare la premessa. Non possiamo dimenticare la premessa, che può essere, e non dobbiamo diventare bianco. Guardate com'è colorata questa live, c'è tutto, ed è giusto che sia così. Daniele, dalla Germania, tu mi avevi portato un pochino paura, perché avevi detto qua avevano il dubbio un paio di giorni fa. Sì, perché va bene, io come devo dire, dobbiamo diffidare ormai di tutto, non c'è molto da dire. Comunque stavolta ti chiamo dalla Calabria, sono dei miei suoceri. Già me l'avevi detto, in aereo.
Niente, io mi rifaccio un po' il discorso che sentì da Paolo Del Genio, che comunque penso che tutti noi stimiamo molto, dove lui diceva che in effetti si sarebbe dovuto operare un cambio veramente profondo nella rosa. Ora non so se adesso sarebbe dello stesso parere, sapendo che Conte è comunque il nuovo allenatore, non so se sarebbe dello stesso parere. Io però sono abbastanza d'accordo, perché non so fino a che punto la rosa, sì, a parte l'entusiasmo di un nome così importante, così prestigioso come quello di Antonio Conte, non so fino a che punto questi giocatori che erano scontenti prima adesso possono ritrovare all'improvviso tutto l'entusiasmo. Io se fossi De Laurentiis mi toglierei Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, giusto per liberarmi di Giuffrida. La prima cosa, mi libererei questo, perché non se ne può più. Perché ce lo troviamo pure in tutte le social, in tutte le onde, non se ne può più. Però come si fa a rinvigorire uno spirito di giocatori che l'anno scorso, tra l'altro, che secondo me questa stagione è andata così, secondo me anche per la divisione interna di molti giocatori. Chiaro. Vedo Giuliano che alza e vedo anche col benvenuto. Non voglio togliere tempo agli altri, il commento veramente a caldo così a quello che ha detto Daniele. Buonasera. Io rimango della mia idea, ne ho parlato anche in privato con Valerio. Non che quest'anno dobbiamo aspettarci chissà, cioè, che ne so, 25 giocatori nuovi. No. Chiaro. Però sì. La mia perplessità è una. Quando venne Ancelotti era la squadra che, ragazzi, sul campo aveva vinto lo scudetto. Non voglio fare polemiche, anti-juventinità, tutto quello che volete voi. Però l'avevano vinto, cioè. E vi ricordate il mercato che fu fatto? Cioè, io rimasi fino al 31 di agosto attaccato alla radio, sperando che prendessero James Rodriguez, quella cosa di discontinuità. Cioè, che bello, hanno preso il colpo. È stato comprarono 2-3 di loro, ma cioè, è stato un fosse scansata James Rodriguez comunque. Sì, però per dire, lì per lì uno pensava, dice vabbè, è arrivato Ancelotti o così. Ora, io sono d'accordo che parliamo di epoche diverse, parliamo di situazioni societarie diverse, però io non vorrei che si ricadesse nello stesso errore perché ci si basa su quello che è stato Conte. Cioè, a me piacerebbe vedere un Conte che viene a Napoli non per rilanciarsi, non ha nulla da dimostrare più probabilmente, però, cioè, ragazzi, se Conte fa bene in una società normale come quella del Napoli, cioè non gli possono dire più niente, cioè da antipatico diventa simpatico, da vincente diventa leggenda, perché ragazzi è difficile fare bene a Napoli, specialmente con noi tifosi che facciamo il bello e il cattivo tempo, quindi io non sono completamente sicuro che Napoli prende soltanto 2 o 3 giocatori e che mantenersi il 75-80% della rosa attuale sia l'unica cosa da fare. Ovviamente dipende sempre da chi va a prendere, però vabbè, non dimentichiamo che comunque De Laurentiis credo abbia dichiarato di non voler spendere più di 35-40 milioni a giocatore. Esatto, e anche gli ingaggi li vuole mantenere sui 3 milioni e mezzo. Tanto, ma non è poco, se mi posso permettere. Tutto balla, credo, sulla vendita di Osimhen. Guarda, Lazio ancora oggi caso dovesse avvenire. Speso 20 milioni, per loro 20 milioni è un'enormità. Cioè, guarda pure a che standard siamo arrivati. Insomma, è poco per il... La Lazio di chi parlavi? Di Murici, il bidone della Lazio. Come no? Io studio a Roma, quindi ho anche amici della Lazio. Loro mi parlano di 20 milioni, non come 20 milioni, ma 20 milioni. Cioè 20, la massima spesa dell'era Lotito. Lotito era stuso esagerato. A 28 più qualche cosa di allora vale, la Lazio ce l'abbiamo già sotto, siamo partiti bene. Guarda Dani, non lo so se ce l'abbiamo già sotto, ma è un obiettivo che non riesco a non pensare come prioritario. Io metterei sotto anche il Torino, perché veramente vabbè, Cairo, ma Lazio, Torino, Bologna, ragazzi, tutto il rispetto, il Bologna ha fatto l'annata che ha fatto, ma dimentichiamoci quest'annata, accade di nuovo tra 15 anni probabilmente. Bologna sarà il Napoli di quest'anno, è difficile gestire un via vai di questo genere con la Champions. Sono d'accordo, le aspettative però del Bologna saranno diverse, perché non penso che i tifosi non sono stupidi,
è Ma una poi dico io, lo è per il basket più per il calcio, anche per il basket. Bravo, bravissimo. si è però parlato solo di... C'è il derby nel basket a Bologna, c'è la Virtus e la Fortitudo. Milan, e poi c'è l'Olimpia Milano che è la Juve praticamente. Si è parlato un po' di un solo acquisto in difesa. A me mi sembra che Conte non ha mai fatto, secondo me giocherà con la difesa a 3, mi sbilancio. Ci vogliono almeno 2 difensori, perché Rachmani con tutto l'amore possibile anzi si è dimostrato anche molto produttivo nella fase offensiva. Certe volte ho visto che ci sono state partite dove ha fatto anche dei gol importanti, le prestazioni di voglia, di qualità, poche ma buone, e ci vuole un paio di difensori. Buongiorno, io 50 milioni li vedo un po' esagerati, sinceramente. Dico la verità. Però solo sarà titolare, ma sarà capitano. Sì, assolutamente. Meriterebbe, secondo me. Ragazzi, io non sono sicuro che Di Lorenzo va via. Frida ogni volta che parla è De Laurentiis dei poveri, cioè che non me ne voglia Giuffrida, la mia testa sotto i suoi piedi, però lui dice sempre tutto il contrario di tutto. Ragazzi, me lo ricordo veramente dall'alba dei tempi, ha sempre fatto questo. Lui campa di questo, viene dalla strada, cioè se lui ha solo questo. Lo dicevamo anche in chat che Giuffrida secondo me ha trovato proprio il trigger giusto per far fare ad ADL quello che lui vuole, e se ci fai caso con Mario Rui ha fatto questo tira e molla per un po' di tempo, con Politano lo stesso, quindi sa che ADL non ha alcuna voglia di dargli ragione, anzi vuole farlo passare come qualcuno che dice non bugie, ma è pronto a dire cose un po', diciamo, delle falsità, va? E quindi Giuffredi sfrutta questa cosa proprio per farsi voglio fare pure un'altra riflessione. Tutti quanti penso lavoriamo, vabbè, c'è qualcuno che studia ancora, però penso che ha un'idea di come funziona il mondo del lavoro. Se tu hai un team, no? E c'è qualcuno che dice al manager, senti, guarda, tutto il bene, sto qua da 3-4 anni, mi piace il lavoro, mi avete anche fatto aumenti di stipendio, mi avete dato responsabilità, però ho trovato altro, vado via. Oltre a offrirti più soldi o a dire dai rimani perché c'è un nuovo progetto accattivante, il manager di turno o l'azienda tal dei tali cosa in più può fare? Quindi pure tutta sta manfrina mediatica che si sta creando, ragazzi, semplicemente io penso che sia anche frutto del gioco delle parti. Cioè a De Laurentiis fa comodo, nell'eventualità in cui già sa che Di Lorenzo andrà altrove, prendere tempo facendo uscire Conte l'ha telefonato, poi arriva Oriali, poi arriva Pinco Pallino a parlargli, perché giustamente si sta cercando di prendere il sostituto. Ora io non mi priverei mai di Di Lorenzo, ragazzi, perché a parte il calciatore, cioè dovrebbero seguirlo a modello, proprio come comportamento, come etica al lavoro, al sacrificio, al rispetto del compagno, al rispetto dell'avversario, al rispetto degli altri, a come ti poni alle telecamere, eccetera eccetera. Però ragazzi, cioè, se hai quel procuratore e magari lo stesso ragazzo vuole cambiare aria, come il classico dipendente di azienda che cerca altri stimoli, io gli faccio un grande applauso e non lo giudico per quello che ha fatto quest'anno, lo giudico nel toto. Certo, quest'anno è stata una macchiolina sul curriculum, però amen, cioè. Ragazzi, io penso che comunque se volesse hanno fatto una chiavica, poi se andate a vedere le top 11, non quelle politiche della Serie A, ma quelle sulle statistiche, fa score, qua è sempre titolare, sotto Lautaro, MVP della Serie A. Cioè, sanno lui, lo botta. Vai in ad Achille che voleva Leao. Dov'è? Non lo vedo. Io sto aspettando Achille. No, io sono qui per Achille. Solo per qui. Rispetto all'anno scorso è stato un disastro. Leao è stato un disastro rispetto all'anno scorso. Io ce l'avevo a Fantacalcio, a tutti e due. Poi c'è delizia. Barocchio, perché è etico, cioè lui Barocchio fa la giocatona, fa l'accelerazione, ma le statistiche quelle sono: fai un gol spettacolare, fai un gol di rapina e gol.
Però ragazzi, onestamente, usciamo da questo è un invito che faccio, a volte ne ho parlato pure con Valerio, usciamo da questo giochino mediocre di paragonare giocatori che fanno parte di squadre diverse. Cioè, no, nemmeno questo, perché un calciatore, cioè, secondo me di Serie A già normalmente dovrebbe meritare un minimo di rispetto a priori. Poi a meno che veramente ci devi arrivare in Serie A. Vabbè, sì, però quello che dico, non possiamo paragonare Kvara a Leao semplicemente perché giocano lo stesso ruolo, sono entrambi piede destro e fanno giocate simili. Hanno giocato in contesti diversi, in ambienti diversi, ragazzi. Cioè, giocare a Milano, ragazzi, io penso sia diverso giocare a Napoli. Cioè, a Milano, con tutto che la tifoseria è calda. Addirittura va oltre le caratteristiche, che hanno caratteristiche simili, ma sono diverse. Ma se tu prendi lo stesso giocatore, cioè tu prendi Leao e mettilo a Napoli, è diverso. Quello che sto dicendo io, bravissimo. Proprio perché si analizzano i numeri, cioè i numeri a un certo punto ti dicono pure una realtà che il tifoso medio non vuole accettare, ma che in realtà è di fronte agli occhi di tutti, che ogni contesto è diverso. Poi cioè onestamente ragazzi, mettete Kvara a giocare con Teo Hernandez, mettete Leao a giocare con Mario Rui, cioè con tutto rispetto per Mario Rui, però sì, però su c'è un po' diversa come cosa, capito? Quello non lo auguro nemmeno al mio amico. C'è stato di peggio, bisogna di sentire il parere di Valerio, per favore gli date la parola. Io sto in ascolto perché mi servono anche gli spunti, quindi attenzione, ma fatemi domande e io do la mia e chiedo anche la loro ai ragazzi, sempre in attesa di Achille, perché se gli dobbiamo chiedere scusa, già gli abbiamo chiesto scusa ma poi sembra la ragazza del primo appuntamento che sta lì per concludere e si fa desiderare a chi poi a un certo punto ci rumbim onestamente i soldi di Lorenzo e Giuffredi, invece di dire che vogliono andare via senza un'offerta concreta, se fossero stati intelligenti avrebbero fatto le cose con calma, senza bordello. Secondo me è gioco delle parti, scusa se ti interrompo. Certo, ma perché secondo me l'idea, cioè la chiacchierata con Giuntoli esiste, perché secondo me per andare così oltre tu qualcosina la devi avere. Poi dopo voglio vedere come te ne esci, perché uscì con Politano tale e quale che lui doveva andarsene, che non voleva così, e poi disse ma quando mai quello Politano è un conto, perché è un co-titolare che non è mai stato, cioè ha sempre avuto il dualismo contro Lozano e doveva partire col dualismo anche quest'anno con l'Industria, ma poi non l'ha avuto. Di Lorenzo però è capitano. Allora se tu uno come Politano te lo tieni, lo fai, lo tranquillizzi, gli dai un pochino più di spazio, ma neanche nell'ottica del tifoso ti sposta poco se resta o va via, per il capitano penso che abbia un'importanza anche all'interno dell'ambiente dello spogliatoio diversa. Ecco perché non mi è piaciuta come si sta sviluppando questa cosa qua, perché tu perdi il capitano, va benissimo, ma perdi anche un titolare che le giocava tutte e devi trovare. Se tu, capito Dani, cioè noi dobbiamo trovare la punta titolare. Però dico io, se tu stai in questa situazione, perché non cambi procuratore? Se vuoi stare a Napoli, perché Di Lorenzo non ha lo vogliamo dire? Non ha quel carattere che poteva avere già ad esempio un Insigne. O lascia stare Insigne per quanto riguarda magari, che ne so, l'ingaggio, le cose che poteva offrirgli Raiola, ma comunque ha avuto il coraggio di mollarlo, a prescindere da tante altre cose. Insigne si è liberato di Raiola. No, ma poi, ma lo vedi anche in campo. Un tipo come Insigne comunque andava a protestare contro l'arbitro, mandava a cagare gli altri giocatori. Di Lorenzo è sempre stato molto pacato, è sempre stato molto... E questo mi ha sempre fatto un po' dubitare sulla sua, come dire, meritevolezza, si può dire? No? La sua capacità di meritare l'essere capitano. Un po' sull'aspetto tattico che dicevi prima tu, scusami, mi sono dimenticato il nome, amico mio. Il mio, Giuliano. Hai fatto un discorso giustissimo.
Io però ricordo che Spalletti lavorò molto sull'asse Mario Rui, Kvaratskhelia e Di Lorenzo Politano. Infatti, sostituendo Lindstrom, Di Lorenzo perdeva tutti i suoi appoggi tattici. Questo è il discorso. Loro hanno fondato il duetto lì sulle fasce. Allora, come lo ricordiamo adesso? Ottima riflessione. Come avrei dimostrato, vabbè, se Valerio poi organizza un altro video live, magari vi scegliamo. Perché Politano aiutava molto dietro, questo. Ecco, l'alternativa era questo, ragazzi, che paradossalmente a quello che si è detto l'anno scorso, Kvaratskhelia nella stagione di Spalletti dello scudetto non ha quasi del tutto partecipato alla fase difensiva. Quest'anno l'ha fatto molto di più. L'anno scorso mi ricordo che in qualche video dicevo che bello, che forte Kvaratskhelia, guardate dove ha recuperato il pallone. Sì ragazzi, ma 1 o 2 situazioni non fanno la statistica. Il problema è proprio quello, è che vedete pure cosa è successo quando abbiamo preso un Gonge. Spero di averlo pronunciato bene, Vale. Sono un po'... No, mi pare che lui ha detto un gong, però lasciamo aperto. E mi perdoni se ci sta seguendo. Perché evidentemente, ragazzi, Politano, che ci piaccia o meno, garantisce una certa predisposizione a seguire una determinata strategia o 2 o 3 strategie difensive che si possono articolare all'interno di una stessa partita, a differenza di quello che può fare Ngong. Ora, è normale che uno come Kvara non lo sostituisci perché è un fenomeno, dici vabbè, pure con mezzo piede gioca, però Politano, se ti garantisce quel minimo in fase di copertura, per come è il calcio italiano come concetto, cioè meglio non farli segnare a loro, però poi facciamo mezzo gol in più e vinciamo, e forse è questo il motivo per il quale è preferito al belga, perché onestamente ragazzi, palla al piede, fisicamente, penso anche a livello di sfrontatezza, Ngong è 3 step sopra, Politano magari ai tempi del Sassuolo era quel tipo di giocatore, ma ora si vede che... Ma poi dipende pure da come li metti in campo, da come li... Scusami, non so se stavo interrompendo qualcuno, però no, volevo riallacciarmi al tuo discorso, Giulia, perché ti ricordi quando proprio all'inizio la mia battaglia della hitmap Kvaratskhelia, che quest'anno parte mediamente, l'ho proprio guardata, io mi sono messo a guardare la hitmap di Kvaratskhelia dell'anno scorso con quella di quest'anno, di questo campionato, cioè lui parte mediamente un 15 metri prima, cioè che significa che lui occupa con proprio la zona rossa 15 metri prima della linea di centrocampo, quindi vuol dire che in quella zona lì lui sta occupando del tempo per fare cose, per recuperare o palla o per cercare di coprire su qualcuno. Quindi è normale che lui questi 15, a volte anche 20 metri in più li deve fare ogni volta, ogni fase d'attacco, ritorno, fase d'attacco, ritorno, per 90 minuti, cioè è normale che... E nonostante ciò, quanti gol ha fatto, quanti assist ha fatto, e comunque ha dato in doppia cifra. 10 gol. Quasi parecchio le statistiche dell'anno scorso. No, bravissimo. Allora, io vi dico un'altra cosa. Vi dico un'altra cosa. Mediamente un giocatore di fascia nel calcio moderno, in un sistema tattico il 4-3-3, quindi con i terzini che devono farsi praticamente tutta la fascia, però vabbè, sempre se le ali si accentrano, però per come ha giocato il Napoli, Kvara, specialmente l'anno scorso, si accentrava leggermente di meno rispetto a quest'anno, però mediamente un giocatore di fascia copre dai 9, se non mi sbaglio, 6 ai 12 km a partita. Ok? Ora, quando, non per menzionarlo perché sembra i nostri pensieri, che Dio lo porti in gloria, Achille, quando dice che Kvara è lento, allora io ti voglio vedere, ragazzi, noi non siamo atleti, io ho giocato a tennis per tutta la vita e sono l'ombra del fisico che ero prima, ma se a me nel picco della forma mi mettevi a fare 15 km su un campo da tennis, io i primi 3 km andavo a 300 all'ora, ma poi non ce la fai più. E fidatevi, per quanto poi ci possono essere anche lati oscuri nel calcio, parlo di gente che viene aiutata da sostanze, ok? Perché vabbè, questa è la mia idea, per me sono tutti dopati nello sport professionistico dal primo all'ultimo, però il doping controllato, diciamo così. Però per quanto tu possa avere questi tipi di allenamenti, aiuti eccetera, ragazzi, il fisico umano quello è, quindi
lento cosa significa? Quello parte 15 metri indietro e pretendiamo che poi quando deve fare lo scatto gli ultimi 5 metri per saltare il difensore sia brillante come era 20 metri prima. Cioè, Insigne, ragazzi, che camminava in mezzo campo, l'abbiamo avuto per 10 anni, non abbiamo mai detto niente. Alessandro, James Pendragon l'ha detto, l'anno scorso giocavamo 15 metri più avanti grazie a Spalletti e Kim. Sì, bravissimo. Perché Kim ti permetteva di poter permetterti silenzio. Visto che Carmine si è arrabbiato che non parlo e non ho risposto, Gyökeres, ovviamente stiamo parlando di quello che sappiamo, perché quello che abbiamo visto si può fare l'analisi. Questa Fabio Versatile ancora non vede Achille, ma calmo. Gyökeres è tra quelli che ho visto nei vari highlights e nelle cose uno dei miei preferiti, anche proprio come atteggiamento, c'ha quella cosa è uno che infiamma, è già pure personaggio. Secondo me non è male che ci sia uno che è pure personaggio che ha sostituito Osimhen, perché perdiamo tanto con Osimhen anche a livello proprio di impatto sull'avversario, quanto la presenza di Osimhen mette paura a una difesa e quanto la non presenza, purtroppo adoro Simeone, adoro Raspadori, ma non hanno quell'impatto lì sulle difese avversarie. Quindi uno di impatto così come Gyökeres è uno di quelli che mi piace di più. Sottolineiamo pure una cosa, Vale, con Gyökeres, che alla Lozano, ovvero che nel proprio paese è amatissimo, e non ci dimentichiamo quando c'era Gattuso quello che succedeva in Messico. Volevo salutare Attore perché giustamente non ci vediamo da un po'. Ciao Luci. Achille, il che fare non lo posso accettare. No, neanche io. Viene cacciato, lo banno dalla chat, ti avviso. È la più classica delle scuse, veramente. Perde lo stesso Valerio, perché Valerio ci sente io per esempio, sono 20 minuti che devo andare a fare pipì e non vado, quindi fai Tore o Fabio admin della live. No, io non sono lì, Fabio. Un saluto a Marittiello prima cosa, però io volevo dire una cosa ovviamente a Giuliano, perché io e Tore, vabbè, ormai è una cosa vecchia, Giuliano si è aggiunto dopo, che sono quasi un anno che magari parliamo di Kvara, poi viene Conte, abbiamo fatto i complimenti ad Achille che come notizia, portare la notizia in chat, però stasera deve essere la serata speciale, e se Achille viene meno dopo sarà proprio, sai cosa, in chat, mamma mia, sarà proprio e se lo merita pure, come si è meritato, quindi si merita anche poi che gli diamo addosso perché non si fa vedere, come De Laurentiis che perde credito, Achille perde credito. Ma che invito altri amici, scusate, invito altri amici ad abbonarsi al canale, perché così se ne vedranno delle belle. Allora, per i prossimi paghiamo la membership ai prossimi 100 abbonati se si iscrivono con l'intenzione di insultare Achille. Vai. Esodo sull'arca di Noè. Allora, Mario, la maglia di Cavani, che cos'è? No, è di De Rossi in realtà, però Vuoi sapere da te, nuova è un personaggio, aspetta che bisogna sottolineare, un personaggio che non mi sta particolarmente simpatico, però ero alla ricerca di una maglia del Boca il giorno della finale, che ero andato nel club Napoli del Boca ed ero alla ricerca e l'unica maglia che c'era era di De Rossi e quindi l'ho comprata. E non è Achille ma è Vincenzo, vabbè. Vincenzo. Ciao. Mario, nuova generazione che però ne capisce di calcio, che però così. Conte, che sensazione ti dà? Ti sei emozionato dall'ufficialità? Già eri tranquillo che veniva? Che è successo a te stamattina? Emozionato, non mi sono emozionato. Sono d'accordo sul fatto che sul video si poteva fare decisamente meglio, ecco, arriva un personaggio del genere a Napoli con tutte le cose che puoi fare, fai dire Forza Napoli, sto arrivando, manco Forza Napoli sempre, solo Forza Napoli. È stata scadente anche la locandina di presentazione su Instagram, sui social, insomma. No, niente domande, non si può fare, basta, tutti zitti, andiamo via.
che poi su sfondo bianco, non lo so, ma metti qualcosa dietro. All'inizio scabuzzini ci hanno fatto fare. Voi pronti al Lombardo quest'anno? Cioè Lombardo già quello che è. Hanno con Conte che deve essere tutelato, il giornalista appena apre la bocca. Scusi, però qui non si possono fare domande. È un signor anziano vicino nei confronti De Laurentiis. Lombardo è incredibile. Ma voi capite quanto è importante Oriali, che dovrà zittire pure Lombardo? Cioè, vi ci rendiamo conto che poi dopo voglio vedere quando viene Oriali, Lombardo, se magari dici no, ma questa domanda no, scusi, però guardate, no. No, Oriali secondo me sarà veramente fondamentale nel rapporto proprio Conte De Laurentiis, perché cioè, comunque non dimentichiamo i caratterini. Ragazzi, alzate la mano in modo tale perché sennò ci accavalliamo e diventiamo campani al sport. Vale, chiedono un commento su Lazio Allegri, Fiorentina Palladino, Bologna Italiano, Milan Fonseca. Ok. No, ci sono. Logicamente Napoli solo. Molto interessante. Allora, Lazio Allegri è il nuovo rumor, perché e poi oggi è uscito anche Allegri Milan in realtà. Maronnami. E quindi Fonseca non è ancora definito? No, non è ancora ufficiale tecnicamente Fonseca. Allegri Milan, grande ritorno. Oggi è uscito un Allegri Milan addirittura. Quanto però ho letto anche un Allegri Milan. Allora, Lazio Allegri secondo me ciao, cioè non ritengo Allegri in grado di lavorare con una squadra che poi non sia strisciata in questo momento. E poi mi sbaglio, ma credo che Allegri rimanga fermo se non prende una di quelle squadre là. O meglio, farebbe meglio a rimanere fermo. Fiorentina Palladino mi sfizia perché a me piace assai Palladino. Devo capire però perché hanno fatto l'intervista al direttore sportivo della Fiorentina e lui è stato molto chiaro, ha detto noi non teniamo soldi, ha detto proprio chiaramente, ha detto noi dobbiamo avere delle idee, perché se poi andiamo a prendere quei giocatori là che sono interessanti anche per altre squadre non ce lo possiamo permettere, quindi è stato molto chiaro. E quindi Palladino dovrà fare un salto in avanti. Palladino, che è successo? Attenzione, adesso lo recuperiamo. Diego gol, ed è gol. Lo triplete, calma, lo triplete, perché con quali trofei dobbiamo vincere? Le coppe, Alessà, e che cazzo, Oggi leggevo uno in chat, obiettivo di quest'anno la Supercoppa. Non può essere. Ma forse era tifoso dell'Atalanta probabilmente. Vediamo se riesco a recuperarlo, perché per mettere questa cosa mi ha già perso l'elenco degli allenatori. Quindi Palladino qua, dopodiché Italiano Bologna era quello dopo. Italiano finisce a fare la Champions. Io penso che Italiano cresce come allenatore, perché sta facendo tutti i percorsi, sta facendo le sue esperienze cattive anche per crescere. Però sono anche contento che non debba crescere qua. Questa è un'altra cosa che ho detto un po' di tempo fa, prima che poi pensavo fosse la cosa più logica. Dimmi Fabio. Non so settore, magari là a Londra, Inghilterra abbia sentito questa cosa, ma prima Mario parlava di Allegri Milan. Io ho letto anche di un interessamento per De Zerbi al Milan, perché diciamo è l'unico libero adesso, in quanto il Chelsea ha preso come si chiama Mascara, ma come si chiama l'altro? Insomma, Maresca. E tra parentesi, Maresca ha già detto che non vuole, lui non vorrebbe giocatori over 24 anni. Maresca è Biberoni, è una scelta.
Maresca ha fatto le giovanili del City, ha fatto tutte le giovanili del City e ha fatto anche un'esperienza al Parma, però non è andata benissimo. Però questo vuol dire che non viene Lukaku. Questo vuol dire che non viene Lukaku. Ragazzi, siamo Campania Sport. Francesco. Ciao ragazzi. È arrivato Conte, ce l'ha fatta, arriva finalmente. Tu praticamente nella nostra chat Mattina sera è arrivato. Si vede però, vede un po'. No, volevo fare una considerazione proprio sul Milan, che non arrivando Conte e non prendendo comunque un allenatore, diciamo, all'altezza, sarà un campionato tosto, perché metti che arriva Fonseca e il Napoli arriva davanti al Milan. Io ho detto che mi sembra che quindi secondo me Allegri sarebbe, cioè un allenatore tipo Allegri, uno di questi sarà più papabile rispetto a Fonseca, altrimenti vabbè, ma non so come andrà a finire con la tifoseria, che già il Milan è una società un po' particolare, nel senso io credo che se ne freghino veramente poco della tifoseria. Ragazzi, se posso, però non facciamo l'errore di considerare Fonseca uno che non può allenare nemmeno in Serie C. Cioè, Milan comunque resta una squadra solida, Fonseca comunque non è un ufficio, cioè non è che è scontato che arriviamo sopra al Milan. Attenzione, cioè, nel senso che poi loro siano per il momento un particolare fondo che non vuole spendere, vuole solo andare in positivo. Stavo pensando a Halloween, è positivo allora Natale. Il panettone. Al panettone così tardi? Io pensavo alla terza giornata di campionato. Lo sapete, questo tempo vuoi farlo stacco? No, io come a Bielsa, tipo dopo 2 giorni dalla firma già se ne Gattuso alla Fiorentina, ragazzi, litiga il primo giorno. Perché Gattuso fu annunciato pure e non poi sono troppissimi i soldi in ballo. Noi non abbiamo non possiamo sapere i dettagli del contratto. Quello che sono i rumors che ci hanno fatto sapere è che non ci stanno queste clausole di uscita bilaterali, cioè che sia il Napoli che Conte può decidere di mollare senza così. Quindi se parliamo di non arriva mai, di solito è una frase che significa esonero, il che deve essere esclusa a prescindere, perché non puoi poi a meno che non ci metti Edo in panchina, cioè continui a pagare Conte e metti Edoardo in panchina. Ecco, a quel punto la retrocessione è vicina e la si può scavare e in più fino al 2025 devi pagare ancora Garcia, quello è, diciamo, perché era 2 anni il contratto e invece a Conte gli è stato fatto di 3 anni senza nessuna clausola a favore della società, senza nessun magari tipo di allontanamento da parte sua, niente. Stavolta l'ho allegato alla Spalletti, quando lo devo legare, esatto. Quindi tendo ad escludere questa possibilità, ma come tendevo ad escludere anche Conte, quindi io non so niente e la dica dalla De Laurentiis, chi vivrà vedrà, caro Sunrise Taormina. Vai Daniele e poi Tore. Una piccola considerazione giusto per cambiare argomento, visto che siamo Campania Sport, volevo dire io vedo un bellissimo Baroni Monza che sono molto curioso di vedere cosa farà adesso con una squadra più attrezzata, con una società migliore perché il Verona sappiamo che gli hanno venduto anche praticamente i preparatori, pure i magazzinieri praticamente li ha venduti, sta venuto pure in mutando presidente, poverello, quello con una squadra e si è salvato, ma voglio dire col Monza minimo deve andare in Champions, penso io. Passo e chiudo comunque. Campania Sport, passo e chiudo. Ci siamo dimenticati del sport. Eravamo Campania Sport. Ho visto un Tore che se l'accendeva con i pound, però
Aiutatemi. Ma che poi di Baroni Ragazzi, si parla. Io ho studiato in Bulgaria, ho qualche lev bulgaro, se ve lo volete accendere. No, non prendono fuoco bene, ci vuole l'argent di qualità. Ci vuole l'argent ci dice la verità, questo è il Telegraph, non è un pound, è il Telegraph, ti stai appicciando sul Telegraph. Comunque, ma a parte gli scherzi, non parliamo del Monza, Fernando, parliamo un po' di tutti, visto che c'è un Walter degli allenatori. Chissà che la Lazio non vada sul Walter. Walter. No. Quindi non è che su Baroni, per esempio, si è parlato del Monza, ma si è parlato anche per la Lazio. Quindi in questo momento è la Lazio che sta scompaginando un po', perché era quasi sicuro Italiano al Bologna, se ne parlava già e si è fatto. Palladino, la Fiorentina ballava tra Palladino e Aquilani. Si parla di Vanoli, mi pare, per il Torino. E adesso si deve capire, è la Lazio che scompare, perché la Lazio per un momento si era parlato anche di Italiano, che si poteva inserire la Lazio per Italiano, e aveva secondo me un senso, vista insomma la rosa della Lazio, eccetera eccetera. Con Tudor non si sono pigliati e dobbiamo capire, la butto là, ma Juric che fine fa? Cioè molla il Torino? Perché io vedo più un Lotito che va a questo punto su Juric che non... Bella idea. Vale. Intanto diciamo che l'unica squadra che resterà con lo stesso allenatore è l'Inter quest'anno, quindi sottolineiamo questa cosa. La Roma. L'Atalanta. La Roma la considero nuova, nel senso che si è appena entrato, però Conte se leva la maschera, esce Juric sotto. Comunque ragazzi, per dirvi, i tifosi della Lazio non sarebbero stati contenti di Italiano, quindi pensate un Juric come potrebbero prenderla. Ma è proprio sicuro che Tudor è andato via? Oppure... Sì, allora, Lotito ha detto io non sono a conoscenza del fatto che va via. Vabbè, ma Lotito... Lo dice pure per Sarri, però. Esatto, cioè per farti capire. Le notizie di oggi sono Conte al Napoli ufficiale, Tudor ufficiale le dimissioni e Italiano ufficiale al Bologna. Comunque è possibile che ritorna Sarri, non vi pensate? È ancora sotto contratto. Voglio dire, ecco, per esempio su Sarri faccio una domanda, perché poi vabbè, noi specialmente in chat scherziamo goliardicamente su personaggi noti, giornalisti noti di TV locali, ecco, senza fare nomi e cognomi. Poi se Valerio mi autorizza, venite avrei tranquillo. Vabbè, chiacchierlo in poche parole. Il personaggio che ho avuto anche modo di conoscere quando studiavo a Napoli, una persona squisita, un po' sulle sue, però secondo me privatamente una brava persona. Però sai, poi vive di questi suoi momenti goldoniani, ecco, diciamo così, che deve un attimo uscire fuori dagli schemi. E lui però faceva notare una cosa secondo me interessante, ma non è che voglio essere d'accordo o meno. Diceva, ma siamo proprio sicuri che il problema a Napoli della gestione dello staff, quindi partendo dall'allenatore, collaboratori, sia proprio De Laurentiis? Perché faceva l'esempio di Sarri con Lotito. Diceva, Sarri ha litigato con la Juve perché vabbè l'hanno cacciato, però dopo aver fatto un secondo passo con la Lazio si è scornato con Lotito. Vi ricordate in conferenza stampa l'ultimo anno a Napoli quando disse con De Laurentiis a fianco il prossimo contratto, dopo aver ricordato che De Laurentiis aveva bravissimo, dopo che De Laurentiis gliel'aveva aumentato per ben 2 volte, lui stesso aveva ammesso mi ha dato di più rispetto a quello che mi aspettassi. Cioè, allora il discorso è questo, non voglio difendere De Laurentiis, non voglio passare per quello pro De Laurentiis a prescindere, però secondo me la narrativa che gira attorno a Napoli in generale, ragazzi, è molto masochista in alcuni frangenti. Cioè, noi sguazziamo in questa bottiglia, in questo fango che noi stesso produciamo e però dal quale non riusciamo a uscire a un certo punto, cioè siamo veramente, come dire, presi da questa foga di commentare le cose senza poi manco stare lì a pensare, dire vabbè però sì dai sono cazzate, oppure beh non ha senso, oppure vabbè la verità è un'altra. La domanda io l'ho fatta prima, se permettete, però adesso la voglio fare a Tore, perché Salvatore quando magari faccio una domanda risponde
diciamo in modo molto completo, ma escludendo però stampa, giornalai, eccetera, eccetera, ma noi tifosi siamo pronti per Conte? Allora, vuoi proprio la risposta completa? Proprio completa? Esatto, nel tuo stile. Secondo me sì, guarda, cioè siamo passati comunque, non dimentichiamoci Benitez e Ancelotti. Allora, credo che per Conte noi non si sia davvero preparati. Perché? No. Perché Conte ha a parte un tipo di aura proprio, no? Chiamiamola, nel senso questo suo carisma che è completamente differente da quello di Ancelotti. Totalmente, proprio è tutto un altro personaggio proprio. È una persona, almeno fino a quello che ho potuto vedere, da quanti anni l'abbiamo visto sulle panchine, ha una grinta e un modo di rispondere, è agghiacciante. No, noi non siamo pronti, perché immagina tutto. Io ho paura proprio dello sciame di polemiche, di tutto quello che può esserci, no? Tutta sta nube nera tossica che si svilupperà alla prima cazzata, al primo passo falso. Pensa a una sconfitta con la Juve, per esempio, no? Che succedesse a Napoli? E chi la Juventina, chi la sa tutta la partita? Sì, riesce. Fabio, posso rispondere, anzi posso fare una domanda alla domanda? E se fosse un'occasione per la società dal punto di vista comunicativo di alzare gli scudi e di alzare il livello, del dire ok, alla prima tirata di merda, al primo shitstorm, mo ci vuole il lombardo della situazione o addirittura della Rendis, dicono fermi tutti, questo è l'allenatore. Ma è il tifoso prima che deve avere la pazienza e quella cosa di capire è arrivato Conte, non è che vincimmo lo scudetto, è difficile, è una bestia indomabile il tifoso, lo sappiamo benissimo, una bestia multiforme, un drago a 5 teste, ogni testa è diversa. Facciamo sempre riferimento che sono 14 milioni di euro all'anno lordi che il Napoli dà a Conte, quindi calma. Appunto per questo è una grande occasione per il Napoli al primo shitstorm di dire statevi zitti tutti, nulla da dire, si va avanti. È nell'interesse del Napoli, perché appunto come ha detto Fabio sono soldi che e poi mi fa ballare così. È proprio pericoloso, capito? No, pericoloso che magari qualcuno inizia a dire via Conte, perché qua subito facciamo, capito? Basta un pareggio con Lecce in casa. Ti porti avanti, ti anticipi. Una domanda dalla Campania Sport. Scusa Borghese, comunque volevo dire Valerio, ma secondo te faremo di nuovo alla fine dell'anno scorso che dobbiamo pagare le multe a DAZN? Ma spero che questa sia stata una lezione del passato, perché con Conte non penso che ce lo possiamo permettere. Io e Valentini ma Paramount Plus, quindi non ce ne porto proprio da Vai Nicola, dimmi. No, volevo fare un piccolissimo appunto. Mi è piaciuta la riflessione che avete fatto sul tifoso impaziente, no? Si vincono 2 partite tutto a posto, un pareggio, come successe con Spalletti. Io però voglio far notare una cosa, purtroppo, che è la triste realtà, specialmente con i social. Allora, 10 tifosi ignoranti fanno molto più rumore di 100 tifosi educati. È quello il problema. Allora, l'immagine che le altre tifoserie hanno di noi, i tifosi del Napoli, bestie ignoranti che tranciano, sono il 20%, 15%, ma fanno un rumore che voi non avete idea. Perché poi se voi giracchiate in un po' di community, no? In un po' di... Ma tanto sono 4 stupidi, lo sai, ho fatto, Nico, sono 4 stupidi. Esatto. Cioè, non sono proprio 4, sono 4.000, ma quei 4.000 a fronte di milioni fanno un casino che voi non avete idea. Perché comunque il tifoso napoletano è maturato effettivamente, ma basta quel piccolo pezzettino di indomabili, sembra noi siamo il Real Madrid, non so se vi è giunta voce, da 2 o 3 giorni abbiamo l'obbligo di fare il triplete,
No, io mi dissocio. I tifosi che sono il Io mi dissocio. 10-20% fanno un casino enorme. Ma scusa, ma tu non hai visto la bacheca? Non ti sei rimasto abbagliato da tutte le coppe che abbiamo? Madonna mia! 27 Champions League! Do il benvenuto a Virgilio e lascio la parola a Mario che stava aspettando. No, Guten Tag! Benvenuto Virgilio. Guten Tag, Virgilio. Anzi, Io sono un ospite che sta solo a sentirvi per imparare. Bello. Vai. Allora, ragazzi, Come me. innanzitutto volevo ringraziare Giuliano perché da ragazzo che fa lo scientifico mi sono un attimo emozionato a tutte quelle statistiche. Ma no, a parte questo, io posso dire una provocazione su quello che diceva Fabio prima. Ma il tifoso medio del Napoli a quale allenatore è pronto? Nessuno. È quello che poi alla fine volevo aggiungere alla fine, proprio volevo chiudere. Noi non siamo... Ragazzi, noi cioè, lo stadio ha iniziato a fischiare alla quinta-sesta giornata. Quella è la questione. La piazza di Napoli ha noi parliamo della società, parliamo di tutto quello che volete, ma la piazza di Napoli ha tantissimi difetti, che poi ce ne hanno tante altre piazze, ma sicuramente, però è anche uno dei motivi per cui quando apriamo la bacheca non ci stanno tutti quelli. E da qui ne consegue che è errato pensare che il Napoli sia una big. Il Napoli non è una big. Io continuerò a ripeterlo all'infinito. Noi non siamo una big, noi siamo una media grande. L'Atalanta adesso è diventata una media grande perché ha vinto l'Europa League, quindi anche l'Atalanta può fregiarsi di essere, a mio avviso, una media grande. Ma le big sono altre. Le big sono quelle che arrabbiano coppe che dopo aver vinto un'Europa League, a dire lavali col fuoco e tutti questi striscioni che ci sono stati contro di noi, secondo me non è una big, almeno come tifoseria. Non c'entra niente, la tifoseria fanno schifo in tutti i contesti e non c'entra. E poi non hanno quella risonanza mediatica. La squadra big deve avere A, potere politico, 2, potere politico sugli arbitri, 3, tanti soldi alle spalle, investitori alle spalle, tanti followers sui all kind of socials, tutti i social, Instagram, Facebook, eccetera eccetera. E poi deve avere soprattutto il saper fare, l'organizzazione, quella cosa di dimostrare che vale, e lo fai anche perché poi apri sempre quella famosissima bacheca e dici: oh cacchio, mi stanno cadendo addosso 12 milioni di coppe. Ragazzi, le big in Italia sono 3 e poi in certi periodi, se parliamo di potere politico, ce l'ha avuto anche la Roma. Ma il resto non ce ne sta, cioè, nel senso, noi siamo lì proprio come natura, il Napoli è lì dietro quelle 3. Vale, una domanda per te. Scomodi anche per questo. Una domanda per te, Vale. Aspettiamo ancora Jeff Bezos, vabbè, questo poi diciamo ne riparliamo. Ma domani Conte con lo staff, mi sembra, non so chi più, se forse se c'è il presidente, non ho letto bene, andrà a Castelvolturno. No? La domanda che ti faccio adesso, noi e te, è un cavallo di battaglia proprio nostro da quando, diciamo, io ho iniziato con te e parliamo di molto tempo fa, ma una volta che magari quello entra in quella porta e vede il centro sportivo Castelvolturno, ma secondo te avrà richieste, ma proprio guardando il personaggio e la storia di dove è stato, capiscimi bene cosa ti voglio dire, non tanto per solo il Napoli. Lui c'è stato, io ho visto immagini di Conte e Orriali con Benitez. All'epoca di Benitez ci fu una visita. È cambiato molto però Castelvolturno dall'epoca. Ma ho letto di adesso che devono aggiungere un ristorante. Cioè... No, la notizia è che devono aggiungere
sezioni del ristorante già esistenti. Lo stanno ristrutturando. Diciamo, non è che non gestiva la sala da pranzo. Perché ho letto questa cosa, per questo lo spogliatoio si è spaccato, si arrubavano i maren e non c'era. Posso rispondere a Fabio? Sì. E se questa fosse l'ennesima grande occasione per... In questo caso lo chiamerò De Chiacchieris, perché ne ha fatte troppe. Sì, però fermati, Giuliano. Per costruire il centro sportivo. Adesso devi costruire, esatto. Cioè, questo sto dicendo. Tu puoi partire da quello che manca, viene Conte, ma lo sai già, non c'è bisogno che venga Conte a sapere quello che ti manca per costruire quello là che devi fare. Perché voi lo sapete, bravissimo, lo sapete meglio di me, si fa in qualsiasi azienda di media grande dimensione. Quando tu metti nuova gente in un team perché il team si sta ingrandendo, la prima cosa che fai se hai risorse è aumentare e migliorare le infrastrutture. No, dipende da infrastrutture sia digitale che fisica, dipende da cosa fai, no? Quindi secondo me se De Laurentiis quando mi riallaccio a quello che disse Fabio l'anno scorso, quando disse De Laurentiis aveva la grande occasione di dirci cosa voleva fare da grande. Io la voglio rifrasare, non so se si dice, si può dire in italiano, riparafrasare per me. Voglio dire, ha una grande occasione di dedicarsi finalmente alle strutture e lasciare l'aspetto tecnico a chi paga fior di soldi, quindi tutto lo staff di Conte, ma anche perché non hai sfruttato la scia dello scudetto, sfrutta la scia adesso del nome forte che sei riuscito a prendere, è questo quello che dico io. Cioè, preoccupati di altro, a parte che ho visto la parola delega e quindi già mi sono emozionato quando De Laurentiis delega, vabbè, con la sinistra mi ha facciato cioè, adesso veramente c'è un traino forte con Conte, quindi magari se adesso il presidente veramente ha capito che diciamo si deve occupare semplicemente di fare il presidente, e io credo che se lui faccia il presidente è forte a fare il presidente. Sai cosa? Conte secondo me era il piano B mediatico già da molto tempo. Posso? Perché comunque De Laurentiis, finisco, De Laurentiis non ha mai nascosto la sua simpatia per Conte, il suo pallino di Conte, quindi secondo me lui comunque ce l'aveva, no? Come asso nella manica da giocarsi in caso di... Vai, Dani. Allora ragazzi, io ho sentito anche un grande giornalista, di cui non faccio il nome, cioè Criscidiello, scusa, mi è scappato, che ha detto che praticamente De Laurentiis ha preso Conte per dare un contentino alla piazza. Cioè, io ho letto espressioni un po'... No. Sono linee editoriali, lascia perdere, È agghiacciato. Ma è perché ci lavora anche Pedullà, che considero un po' diverso un po' dalla situazione, la Criscidiello. Lui sfrutta Pedullà per i contatti che c'ha, ma poi deve fare tutto un altro tipo di racconto. Ma Pedullà ha un pensiero suo, però lui ha una linea editoriale completamente diversa, lascia stare. Infatti. Lui è solo una bocca, il pensiero è un altro. Mario, perché questo Criscidiello delle cose incredibili. Salutiamo il buon Criscidiello e il suo buon Avellino che neanche quest'anno ce l'ha fatta. Ci dispiace, Criscidiello. Piangerà Criscidiello per l'ennesima volta. Quindi la querela facile, andiamoci piano. Attenzione. Ma che poi a me nemmeno interessa che non gli sta simpatico il Napoli, a me interessa che non lo porti nel suo lavoro. Lo porta lì. Può fare quello che vuole. Ma Achille niente, Achille è colpa tua, ma sta fornendo la batteria e tu non devi presentare, quindi basta, niente scuse. Clamoroso se non viene. Ho vinto. Non voglio chiedere scusa a nessuno perché sono stato con Achille, col pensiero di Achille. Non lo mettevo in dubbio. No, ok, io solo aspettavo. Ecco. No, ma aspetta, ci stanno questi due vocali che Davide ride. Se posso sentire, sono safe da sentire. Vai, penso di sì. Aspetta.
Ha perso una grande occasione e che c'è lui rimane. Stanno di 8.000 live stanno. No. Sto una casa. Ah, male, allora male, dai, è venuto meno, fare 110 live e non ci saranno tante altre occasioni, perché questo è il momento in cui vedi apriamo a tutti abbonati e non, perché poi per esempio Mario non fa parte degli abbonati, è un vecchio collaboratore storico del canale, a prescindere, ma non ci saranno tantissime occasioni, caro Achille, quindi io che Fabio, non ci sto, Vale, inutile, non ci sto proprio, quindi non ci sto. Come diceva Vittorio Marsiglia, hai perduto l'occasione, magnato limone, te. Esatto, e questo si può dire anche al Milan con Conte, perché secondo me signori, io devo andare a fare pipì a 1-1, quindi due sono le cose: o vado a fare pipì e metto Messico 86 e continuiamo per altre 2 ore. Ci potrebbe. What you want, Valerio? What you want? Allora segui l'hype, Valerio. È mutatevi tutti quanti. Siete pronti? Io faccio così e poi mi ingrandisco pure. Maronna, quando è brutto. Stai fermo, ferma, basta. Quante cose là fuori. Una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, Sarelei o Miami, non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, nel portiere non so duro, l'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci per pacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti, a mischiare le carte è il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte. Come a Messico 86, tu trovavi tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu ballerai, e come la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock e sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend, così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare, e tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare, e se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare, dalla tua mattonella non ti fanno tirare. Allora, sono cambiato tantissimo. Come si fa qua? Come si ritorna? Allora, pubblicità. Trasmissione infinita, così. Allora, c'è qualcun altro che pensano bella, sembriamo il gioco dei 9. Ah no. Buonasera. Sì, Guido. Buonasera. Un piacere per me, Guido, la prima volta che... Amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Guido, buonasera. Caro Valerio. Buonasera. Devi sapere... vai, dici. No, prego, lascio a te, stavi dicendo qualcosa. No, tengo una domanda bellina per te, però vai, fa parte, dici prima tu. Devi sapere che io sono un uomo pieno di difetti. Sì. Ma manco puoi immaginare quanti, non li hanno manco inventati. Il peggiore è che sono un uomo molto paziente. Ok.
Peggiore difetto? Sì, proprio di gran lunga. Tra i miei innumerevoli difetti, alcuni che sono insomma meno umani, io sono un accanito non fumatore. Ho fumato mezza sigaretta tra il primo e il secondo liceo, visto che non mi piaceva, ho smesso. Ma nel 2000, quando lasciai per l'ennesima volta l'Italia, organizzai una festa, tutte le amiche e gli amici erano tristi, e un mio amico mi regalò uno scatolo di sigari cubani, Romeo e Juliet. E io sul ponte numero 14 all'alba, mettendo Africa dei Toto, una volta lui disse: pensa alle nostre serate, quanto è influito sulla mia vita, i tuoi consigli. Questo è l'unico sigaro che ho mantenuto, manco l'ho finito, che ho figato sul mio ciclo. Tutto il suo scatolo è sano, penso che ormai si siano rovinati, perché insomma avranno 24 anni questi sigari. Quindi non mi chiedere di accendermi un sigaro stasera. Tra l'altro non hai la pecunia per farlo, cioè non hai. Tu dici che sono un poveraccio, vedi, sono tutti incelofanati. Non hai i dollari per accenderlo, non puoi. E in compenso anche sono anch'io, purtroppo qualcuno mi accusava all'inizio di essere juventino, è vero, anch'io ho una componente juventina nella mia vita, ed è questa. Juve Caserta. Questa è la maglia autentica appartenuta a Ferdinando Gentile. Non ci sono i nomi, perché all'epoca non c'erano i nomi, non si compravano le magliette da nessuna parte. Indossata da Nando, gara 3, Fonola Bologna della semifinale, per grande intercezione di Gianfranco Sama, che era il general manager della Fonola Caserta, grande amico di mio zio Buonanima, a cui non ho mai chiesto nulla, e dissi: zio, però per una volta ti disturbo, voglio la maglia del mio idolo Nando Gentile. E quindi è vero, qualcuno ci aveva visto bene, tra l'altro non l'ho mai lavata, ci sono anche i segni dei giocatori che dietro la maglietta, che delle mani, e non l'ho manco incorniciata. Una domanda per te, prego. C'è una frase che tu dicesti in una live che mi colpì molto. La frase era Tudor sarebbe stato un segnale di debolezza, ma Zarri è stato un segnale di resa. Sì. Precisa, perfetto. Che segnale è Conte? Per la piazza, per la stampa, che non ne ha beccata una, sembra un segnale di forza. Quindi la risposta è: per il 99,99% è un grandissimo segnale di forza. E ti ho risposto, per quanto tardivo. Quello che invece è la mia opinione, lo 0,001, adesso possiamo valutare, per quanto una squadra non è poi alla fine l'unica valutazione come un calcio di rigore, perché a questo punto che dobbiamo valutare Ancelotti dall'esperienza napoletana? Però diciamo Conte, da questa stampa che non è in brocca una, molto sopravvalutato, basta vedere l'esperienza al Tottenham, è messo di fronte con una sfida interessante, perché far bene e vincere a Napoli, dopo questo Napoli, lo consacrerebbe un grande allenatore, che sia stato in questi anni un allenatore comunque vincente, lo dicono dei titoli che ha portato a casa, non pochi, non tantissimi, però non trascurabili, tutti titoli nazionali, non internazionali, non coppe, diciamo. Però io sono interessato a un altro percorso, quindi segnale di grande forza. Io spero invece, come inciso, che non sia il segnale della disperazione di De Laurentiis. Io sono molto preoccupato da questa scelta, perché è una scelta dove il Napoli ha tutto da perdere e nulla da guadagnare, e Conte ha da perdere e da guadagnare, ma insomma è rimediabile, è giovane, ha fatto bene nei suoi anni, tutto sommato a Napoli ha vinto solo Spalletti, Diego a parte. Bisogna vedere adesso quali saranno le variazioni del monte ingaggi, quali saranno le variazioni dell'organigramma a partire dalla preparazione atletica.
vediamo. Io tutto questo entusiasmo lo capisco, anche perché i tifosi napoletani, oltre che essersi juventinizzati, sono proprio rincoglioniti, e mi prenderò tutti gli insulti rincoglioniti da una stampa che li hanno incoglioniti. Cioè, insomma, uno deve poi vedere sul campo. Cioè, il Conte non è sinonimo e garanzia e certezza che vincerà. Io, tra l'altro, sarei molto più contento che lui rimanesse 3 anni. A parte la Juventus, Conte non è rimasto mai più di 2 anni in una squadra, anche se aveva i contratti. E casomai vincesse il 3° anno, perché comunque avrebbe dato un percorso, lasciando tutta una serie di garanzie, di paletti di crescita, piuttosto che vinci il primo anno, il secondo anno fai male e te ne vai. Detto, io insomma non sono entusiasta e desideroso di vincere il prossimo anno, sono più interessato al percorso finalmente di crescere in alcuni tasselli della società. Questa è la mia opinione, che so che non è residuale, è unica, sarò l'unico nell'universo, come spesso mi capita, e va bene così. Grazie. Allora, c'è una domanda che ti giro, di cui abbiamo parlato un pochino anche prima. Conte non puoi paragonarlo tu a Mazzarri, nel senso che è un leone ancora sulla cresta dell'onda, ha pregi e difetti, cioè non è un allenatore sei tornato in 10 minuti, no, è chiusa quella là, non si torna. Questa qua di adesso è sul capitano, perché tu mi parlassi del capitano di pace con Spalletti. Che capitano serve a un uomo come Conte? Serve un capitano guerriero, perché lui è stato un guerriero, è stato un fumantino, ed è fumantino, non è un allenatore pacato. La notizia di Di Lorenzo che io buttai così alla Juve non venne da me, sapete, io non faccio calciomercato, quindi non ho manco valutata, ve la buttai a modo possibile, neanche di provocazione, perché ho detto francamente mi interessa poco se andrà o non andrà, ripeto. Non credo che sia un uomo sulla quale incominciare a costruire la squadra da tutti i punti di vista. Ci sono delle crepe che poi diventano insanabili. Servirà un capitano, vabbè, voi lo sapete la mia idea, però mi sa che sarà irrealizzabile, che De Laurentiis sarebbe dovuto rinnovare, ma molto tempo prima, inizio campionato, il contratto Kvara, ci saranno problemi, molto prima che Osimhen. Kvara dovrebbe essere il nuovo capitano, non è che sarà nominato, visto che Zelinski si sapeva dal primo giorno, nonostante i colleghi dicevano che era fatta, ed è un uomo che dava ampie garanzie, magari prendeva anche qualche munizione in meno, visto che come capitano può, diciamo, rivolgersi all'albero. Non ho più pari idea sinceramente chi nominerà, se lo nominerà lui, se lo nominerà la squadra, nominerà la società. Io credo che qua ci sarà un po' lo zampino di Conte. È una anche delle ragioni di attrito con Giuffi. Il Conte è una presenza ingombrante nel senso positivo del termine, nel senso anche perché ha sbattuto la porta alla sua squadra, al suo mito, la squadra del cuore, la Juventus, quindi figurati, non ci mette un secondo a sbattere la porta a qualunque altra società, quindi non è un fruscello, pregi e difetti, quindi vedremo. È appena stato nominato, quindi capisco che ci sia ansia, fretta, come giocherà le squadre, ma secondo me dobbiamo aspettare un po'. I mercati del Napoli sono sempre stati farraginosi con qualunque allenatore, quindi questo deve essere un passaggio fondamentale. Lukaku sì, Lukaku no. No, io voglio gente giovane, ve l'ho detto, affamata, non affamata proprio col sangue agli occhi, in senso positivo del tempo. Non disperata, Lukaku non è disperata, nel senso non quel tipo di fame della disperazione. Io voglio gente, io ricordo, insomma, noti giornali sportivi che coglionavano su Sinner, e io insomma lo dicevo in tempi non sospetti, apriamo ci facciamo i complimenti a questo ragazzo. Io quando lo vedevo giocare dicevo questo è destinato a diventare il numero 1 nel mondo, e tu lo vedi quando è un cavallo di razza. Ho detto, andando al calcio a Napoli serve gente affamata, questa è la caratteristica principale. Preferisco un ragazzo di 22-23 anni
ripeto, io gli voglio dare il tempo di rodare a Conte, però mi rendo conto, già si parla di scudetto, vedete il Chelsea arrivò al 10º, va bene. O gente affamata alla Osi o seria che scalerà se farà una bella carriera, come si chiama, Kvara, o nella peggiore delle ipotesi il mio giocatore tipo è un Caillon, cioè di quelle persone che tu sai che per 7 anni avranno un rendimento standard per 38 partite elevatissimo, ma no, nel senso Lukaku accontenta la piazza che casomai non dico vinci ma sfiori la vittoria, però è un giocatore che ai suoi anni, se fai un contratto per 3 anni poi non lo vendi più. Io voglio che Conte, qualunque cosa faccia, comunque come è successo per Benitez, però ha lasciato un'intelaiatura di giocatori che ci hanno puntellato per quasi 7 anni, detto. Quindi voglio vedere gente nuova che brucia in senso positivo l'erba. Questa è la mia opinione. Lukaku lo conosciamo, è usato sicuro, mi rendo conto. Accettate le dimissioni di Tudor, do la parola a Fabio e poi a Giuliano. Fabio, aspetta, eri mutato. Vai. Primis ti saluto Guido, tu che lo conosci ovviamente meglio di noi, perché diciamo hai seguito non solo il Napoli, però Oriali sì, Oriali no, però un attimo, cosa può dare questa figura diciamo dentro e fuori lo spogliatoio al Napoli? Serietà, quella che serve come il pane, anche perché hai uno storico come giocatore, come dirigente, serietà e autorevolezza senza essere autoritario. A Napoli servono delle figure che se io ti dico A è A e ti spiego il perché e te lo sto spiegando perché c'è uno storico e ti devi fidare di me, perché non sono l'ultimo arrivato. Cioè, Oriali, poi può darsi pure che lui fallisce, però ve l'ho detto, questa è una bella novità ed è una persona seria, come lo è stato come dirigente Totonno Giuliano, che non era Pulcinella, era uno tosto, che teneva testa infatti alle scorribandi di Ferraino. Noi, come agli Odi, molti lo paragonano, non era Moggi, all'Odi, commendatore all'Odi, servono di nuovo queste figure così, quindi su quello sono particolarmente soddisfatto. Poi anche qua dobbiamo vederli all'opera, però serietà. Vabbè, certo. Passo a Giuliano, vedete, io vi sposto, vi metto vicino a Guido graficamente così potete prendere la parola. È bellina sta cosa. Buonasera Guido, innanzitutto. Domanda, grande occasione per De Laurentiis di fare, non finalmente, che secondo me l'ha fatto in passato, di tornare a fare il presidente, o ennesima boutade mediatica per crearsi il parafulmine nel caso poi in cui fallisce? L'avete visto? È colpa sua. Formulo la domanda, la parte della domanda alla quale dico tornare a fare il presidente. Potrebbe essere l'occasione nella quale De Laurentiis finalmente, tornando anche ai punti che tu citassi in una live un paio di settimane fa, si occupi della comunicazione, di migliorare la comunicazione, si occupi finalmente delle strutture, parli solo quando deve, lascia poi il campo tecnico alla gente che paga, ricordiamo, 60 milioni lordi in 3 anni? Mi sto avvicinando alla veritudine, quindi prometto di dare questo tipo di risposte più veloci rispetto al mio solito. Manco a farla apposta, mi scrivevo con Valerio riguardo stanotte su Conte, ho detto sì, però manca un tassello, ti rispondo subito, ci diamo del tu, vi autorizzo, io sono il vecchietto di turno, quindi ho detto Valerio però deve migliorare di pari passo la comunicazione, perché casomai loro vanno bene prima parte della risposta, speriamo di sì, cioè speriamo di sì che non sia una suggestione volta dalla pressione della piazza, soprattutto dai colleghi, Conte è l'unico, ma che ci siano state delle valutazioni anche con dei fitti colloqui con l'allenatore, che entrambi sappiano come far bene, come possono far bene. Speriamo, io non ti posso dire sì, sicuramente sì, no, fallirà, speriamo, però perché se la suggestione è nata da questa pressione, vi accontento, e come giustamente dicevi tu, io comunque mi sono creato la scappatoia, abbiamo non un problema, molti problemi, quindi
vediamo le prime 10 giornate, vediamo come sono allenati, diciamo, andiamoci, ecco, io vi ho chiesto questo, ma non che come favore, imparate ad apprezzare il tempo, non diventare Guido che il suo difetto è la pazienza, però almeno un pochino, no? Può essere un'occasione sul fatto che se certe cose vanno in un certo modo già sostanzialmente bene, io non dico l'ottimo, potrebbe essere la volta buona che De Laurentiis si capisce, no? Vedi che c'è una ragione per cui nelle grandi situazioni si delega, ci sono figure professionali che poi tu valuti di volta in volta, no? Che fanno bene, tutti sono stupidi, da eBay, Amazon, ai politici, quindi speriamo che sia, ma per noi, no? Per un'occasione non solo sportiva di 90 punti, di crescita che e chiudo. A me questo fatto che questo modello vincente, non abbiamo la prova nel 9 che con una struttura leggermente più organizzata non avremmo fatto meglio. Non possiamo dire avremmo fatto meglio o peggio, non lo sappiamo, però non può funzionare questa frase. Vedete, ha funzionato. Ha funzionato, ma è anche stato un freno a mano costante, cioè ha funzionato fino a una certa soglia, no? Come per dire, tu arrivi fino al 7, ma non sei mai andato oltre. Quindi ha funzionato fino al 7, cioè hai vinto uno scudetto e chiudo, ma io lo dicevo, servono quei 7 punti per vincere lo scudetto, ma per quei 7 punti per raggiungere non serve tantissimo. Per vincere lo scudetto in Italia, e devi avere qualcosa di quei 7 punti, non devi avere il Real Madrid come squadra, e l'ha dimostrato Spalletti. Noi avevamo dei punti deboli, non solo come qualità, anche come quantità nell'organico, quindi calma e gesso, vediamo, speriamo che sia un'occasione per far strutturare un pochino più solida la nostra società. Guido, poi sei subito dopo, Tore. Ciao Guido, ciao ancora. Tutto a posto? Comunque, in merito... Ancora più pazzo del solito. In merito alla domanda che aveva posto prima Giuliano, in effetti era in parte quello che volevo domandare anch'io, cioè come vedevi Conte come figura quasi di protezione nei confronti di De Laurentiis. Però, ecco, Conte nella sua importanza, col suo carisma, quanto secondo te può attirare, può essere influente sull'attirare qualche giovane calciatore che ha voglia di sfondare, semmai Conte abbia pure voglia di farlo? Anche se non ricordo male, Conte ha puntato qualche volta su qualche giovane, se non sbaglio Barella all'Inter, mi pare, no? Sì, però comunque c'era stato un investimento su Barella, comunque non è che... Quindi era diciamo un po' come il Napoli con Raspadori, doveva farlo giocare perché c'era stato un investimento. Sì. Ok, però dico, quindi appunto un Napoli senza coppe, con Conte, cioè secondo te ha la possibilità appunto di attirare qualche giovane, oltre ai classici magari preferiti di Conte che magari avrà già sulla lista e che sono giocatori magari anche già di esperienza? Risposta breve, tendenzialmente secondo me sì, perché comunque è il discorso che Conte ha vinto sia come giocatore che come allenatore di più di quanto ha vinto il Napoli nella sua storia. È uno di quei casi dove, lo diciamo con grande serenità, onestà, senza sentirci degli sfigati, e quindi nel senso sei credibile. Punto 2, sapete la mia opinione, per me non essere andato in nessuna coppa è una iattura, è una cosa che ci costerà carissimo da tutti i punti di vista, l'abbiamo già affrontato, però insomma Conte da questo punto di vista se l'è trovata, non è colpa sua, e può impostare, come tra l'altro ha sempre impostato in maniera più ottimale le sue stagioni. Lui non ha mai vinto, mi sembra, la Coppa Italia in Italia, una volta è stato capace di perderla con Mazzarri, giusto per dirne uno. Manco con l'Inter, insomma l'Inter che stravinceva tutto, la Juve dei 102 punti, quindi però torno all'inizio collegando le vostre domande e torno a te. Se Conte è un parafulmine non mi sta bene, nel senso che Conte deve fare l'allenatore del Napoli, deve far bene e deve far crescere la struttura sul piano tecnico, in campo nel senso, no? Mostrando una nuova mentalità. Per esempio io quello che mi piacerebbe, mi aspetterei da Conte
e l'ha fatto bene anche Spalletti, no? La famosa classifica Guido, metodo Guido, è che non si perdono punti con le piccole, cioè non esiste, cioè con le piccole sono 13 partite, tu 10 le devi vincere, 2 pareggi e una vittoria e una sconfitta tra il girone andata e ritorno, perché c'è sempre la partita storta, ma 10 non senza se senza ma, perché non voglio vedere scuse, questa è la partita della vita col Pescara, mi ricordate Mazzarri, questa è la partita più importante della stagione, c'è quella fame di vittorie, metodo juventino, che ti porta a essere molto in alto in classifica e affronti in maniera diversa il campionato, perché quando incominci a accumulare ritardo poi vai in ansia e quindi lo sconto diretto diventa inutile, perché come diceva poi Spalletti ci sono partite da vincere e sconti diretti, lui li disse 2, quindi bisogna capire che cosa è venuto a fare Conte, ragazzi. È ovvio, Conte è venuto a vincere, sì, queste sono le frasi fatte, io invece poi lo capiremo dalle sue prime dichiarazioni, come abbiamo sempre capito tutti insieme, perché poi tutti voi, Valerio, mi aiutate nel mio piccolo a capire meglio, noi uniamo i fili, 4 occhi sono meglio di 2, figuriamoci 22.400 quanto sono attenti. Mario. No, volevo chiedere, già ne ha parlato anche Vale nei video, ma sarà Conte a modificare il DNA del Napoli, del bel gioco, del dominare, o sarà più il Napoli a modificare il DNA di Conte? Perfetto, è la mia preoccupazione. Tu ci siamo visti l'altra volta, mi ricordo, bentornati tutti, i nuovi che vedo per la prima volta, è un piacere innanzitutto. Secondo me ha l'ottimo, una contaminazione, un X-Men, no? L'evoluzione della specie. B, quello che dobbiamo scongiurare, una crisi di rigetto, cioè, ma perché io sono Doc Brown, no? Mi avete spesso paragonato, io cioè, me la prendo anche perché che dice Doc Brown, dovendo fare una macchina del tempo, perché non farla con una bella macchina? Ecco, dovendo fare una squadra, perché non fare una squadra bella e vincente? Io voglio puntare in alto, perché non tutte e due le cose? Non è una battuta, è una giusta osservazione che può diventare una preoccupazione, che può diventare una carta vincente. Io non sono evasivo, però non vi ho mai venduto, siccome non abbiamo nessuno storico con Conte al Napoli, né possiamo prendere i numeri della Juventus o del Chelsea come stanno facendo, dobbiamo avere la pazienza, cioè questo è stato appena annunciato, e anche il gusto, no, di vedere delle soluzioni. Valerio ha spesso detto questa cosa, mi piacerebbe vedere anche un allenatore nuovo che cambia sistema del gioco, così io stesso imparo qualcosa di più, perché ormai stiamo andando proprio alla raffinatezza di questo 4-3-3, cioè piccole sfumature, diamoci del tempo. Però questa osservazione è un'esima osservazione, fino adesso sono tutte pertinenti, non riesco a darvi risposte definitive, mi conoscete, io che vi dico 72 punti, perché non possiamo dare risposte decisive, ci sfuniamo il sigaro, facciamo gli sborroni e siamo tutti contenti. Qua però non facciamo gli sborroni, facciamo gli analisti. Con una R, se no sembra altra roba. No. Escludete al 100% che Conte non possa trattenere Osimhen? Posso rispondere? 10 milioni l'anno, 10 milioni l'anno, quindi 20 milioni lordi sulle casse della società. Non credo proprio che Conte abbia il potere, almeno adesso che sta entrando, di poter trattenere Osimhen, e mi riferisco a livello economico. C'è da aggiungere la domanda, chi cioè veramente, cioè chi ha intenzione di spenderli 120 e 130? Cioè la domanda che io faccio a Guido, secondo te De Laurentiis accetta di trattare? Se gliene offrono, spero proprio perché siccome c'è questa mini rivoluzione in atto, spero di sì. È stato un uomo importante, uno degli uomini importanti sicuramente per l'anno dello scudetto. È stata una stagione, non voglio dire anonima, però non particolarmente brillante quest'anno, perché doveva essere venduto prima. Mi rendo conto che è un po' quando ci si lascia con una fidanzata, oppure non ti stanno pagando il lavoro, sbatti la porta e te ne vai, quel senso di paura, di colpa, no? Mia nonna diceva non si lascia il certo per l'incerto, e non è sempre così, no? Quindi detto chi verrà, però sembrava che il mondo finisse dopo Cavani, cioè Cavani era uno che aveva fame, era un cannibale,
la sua vita sociale un po' l'ha penalizzato, non andò al Real Madrid, però comunque ha fatto una carriera di alto livello, eppure è venuto Higuain, quindi c'è un mondo oltre Osimhen. Io credo che ci siano dei parametri, senza andare nella provocazione di Gazzetta eccetera, che Napoli non c'è soldi, però la coperta non è il paltò di Napoleone di miseria e nobiltà, detto da qualche parte, però c'è un mondo oltre Osi. Io credo che Conte lo sappia, abbia messo in preventivo determinate cessioni e rischi, come abbia messo dei paletti 1, 2, 3, 4, come tutti gli allenatori non si toccano, e non penso che tra questi 4, io speravo che Osi avesse già un accordo con quei 10 milioni, no? Però a questo punto, oddio, possiamo aspettare il 30 giugno, che quando scadono i contratti, vedremo. Però mi rendo conto che c'è molta preoccupazione e paura. Per me l'uomo attorno a cui ricostruire il Napoli, secondo me non rimane più di un anno, e il grande rischio che invece sia l'uomo che parte quest'anno è Kvicia, però che non ha ancora, secondo me, espresso tutte le sue potenzialità. Ragazzi, ricordiamoci che è veramente giovane, è molto serio sia in campo che fuori dal campo, ha una grande fisicità. Vedete quante partite facevano tutti gli scongiuri del caso, ha saltato Kvicia, e quante le salta Osi. Ci sono tanti parametri per valutare un giocatore, perché se Dybala avesse avuto il fisico di Pinco Pallino, Mezzica, Dybala, però quello è il fisico di Dybala che lo penalizza, perché da un punto di vista tecnico Dybala non è un giocatore trascurabile, no? È sublime, assolutamente. Cavolo, se non è sublime. Ma ragazzi, oltre a quello che dice Guido, secondo me c'è anche da dire che spero che De Laurentiis abbia imparato dai propri errori. Cioè, quando ha avuto quel momento in cui, dopo gli anni di Sarri, in cui si è sentito che voleva tenere tutti, quando ha rifiutato i 50 milioni per Allan e le offerte per Koulibaly, io credo che De Laurentiis abbia imparato almeno su questo, che nessun giocatore è incedibile, che poi si arriva a un certo punto in cui i giocatori stanno nel prime e li puoi vendere a un tot, poi però si abbassa. Koulibaly sono diventati 25 milioni e Allan l'abbiamo venduto praticamente a 0, 15 mi sa. Ma sai, quello che secondo me è importante, questa è un'altra osservazione su cui aggiungere un'osservazione, non puoi cambiare tutti i giocatori tutti gli anni, ma non è per un fatto di bilancio eccetera, per un fatto proprio che come fai a assemblare una squadra, sarebbe problematico. E qua si vedono le dinamiche di spogliatoio, no? Che tu devi avere quel giusto equilibrio tra, chiamiamo senatori, la componente mediana, no? Di chi sta in un certo numero di anni, e le forze nuove, che tra l'altro rilanciano la sfida, l'entusiasmo, anche permettono ai senatori e quelli chiamo di mezzo di non adagiarsi sulle a loro, perché sono continuamente rimessi in discussione, e ci può stare che un senatore lasci, però tu devi avere nel frattempo, questo è importante, le dinamiche di spogliatoio, personaggi come Orreali, che nel frattempo tu hai fatto crescere quello medio che diventerà lui nuovo leader, non ti devi mai trovare in un buco dove tu quindi è ovvio che la gente si sente spaesata se tu hai venduto Pinco Pallino. Il problema non è se tu vendi Pinco Pallino per dire un giocatore, non dico nessuno, così non spavento nessuno. Il problema è non avere non solo il sostenuto tecnico chiaramente in campo, ma noi non valutiamo l'importanza degli allenamenti, del dinamico di giocatori che non ti fanno deprimere, perché durante una stagione, a parte i risultati in campo, no? Un giocatore si allena comunque molto di più di quanto fa le partite, no? E sai quante volte non ti riescono delle cose, tu non sei in forma, quelle situazioni qua, perché vediamo a volte, chiudo, dei giocatori che hanno segnato, non segnavano da tanto tempo e vanno a abbracciare, non so, Nikita Contini, dici ma come? Noi non sappiamo che cosa gli ha detto, se si sono mantenuti mezz'ora oltre la sua, tiriamo un po' di... E queste cose la figura di Pinzoglio, la classica figura questa è un'altra cosa su cui puoi aiutare Orreali, cioè assolutamente che le ha vissute, perché le capisce prima che si scatenino, perché racconta, sono quelle figure che ci sono mancate. Bello, mi sta piacendo. Io vado via, saluto tutti, un abbraccio a tutti, però
Volevo fare quella domanda anche a Guido sul fatto se noi a Napoli siamo pronti per Conte. Raga, un abbraccio a tutti, vi continuo a seguire. C'è una bomba. Ciao Fabio. Noi da Valerio sì, secondo me tutti gli altri no. Quelli che adesso non lo sanno. Questa è una bellissima risposta qui, perché è così, perché noi siamo un po' più pronti a tutto ed è questa è la verità. No, ma comunque Allan è stato acquistato a 11,5 e venduto a 25 al netto dei bonus in entrata e in uscita. Sono andato a aprire il file. No, la risposta non è banale, Paracura, nel senso che noi valuteremo con calma, è brutto dire partita dopo partita, elemento dopo elemento, senza prenderci collo lo scolamento per un episodio in particolare. Qua abbiamo già vinto e stravinto, fumiamo sigari di tutto, lo scudetto, e ancora non abbiamo giocato un minuto della Coppa Italia, cioè, vi sembra un po' sclerotico questa analogia. E sono le prime persone, ricordiamoci che nessuno tranne me aveva messo non in discussione, detto su Mazzarri, poi gli si sono scagliati tutto addosso, detto, quindi figurati Conte che è un allenatore fortemente divisivo. Però noi non ci riguarda, continueremo la nostra strada. Io mi sento, chiaramente non è il mio punto di riferimento né come allenatore né culturale, mi sento pronto perché tanto non campo da questo, non sono ideologico. Se dovessi sbagliare, sbaglio, dirò ragazzi ho sbagliato perché qua non l'ho valutato questa cosa, vedete un po', quindi massima serenità. Voi peggio di come mi farete notare con calma, quindi siamo prontissimi, ma super pronti. Spero che si resta meglio di come ha firmato, no? Di come era a cena, perché io sono molto fissato. No, è una battuta, perché una volta scrissi, non ho capito perché gli allenatori e i direttori sportivi quando vengono a Napoli sono tutti vestiti malissimo, vanno alla Juve e sono elegantissimi. Noi siamo la patria di Marinella, vogliono persone vestite bene, sto scherzando. Vai Daniele. Una domanda per il nostro Guido, grazie di essere qui, veramente, sono felicissimo. Va bene, ti sto dicendo questo perché la domanda è un po' scema, perciò mi sto già facendo un po'. No, stavo dicendo, pensi che Conte faccia qualcosa come stile Inter, che acquisti un mix di giocatori giovani e magari qualche giocatore più pronto la società pensi di acquistarlo magari con un prestito, con una formula del genere, per dare a Conte qualche giocatore pronto, perché lui è anche famoso perché vuole giocatori pronti per dare qualcosa già. Sì, allora la domanda è onesta e ti ricollego a quello che ho detto io. Io spero che lui resti 3 anni, quindi, perché significano solo elementi positivi se è rimasto 3 anni sulla panchina. Vedete, io sto dicendo spero che rimanga 3 anni, prima ancora che dico spera vinca lo scudetto. Per me è molto più importante, perché significa un percorso di costruzione che ti lascia, non dico una legacy, ma ti lascia qualcosa di buono, eccetera. Perché ti dico questo? Perché bisogna capire lui che intenzione ha, che mandato della Rentis. Io spero che Conte non venga preso dalla sclerosi della piazza dei colleghi, bisogna vincere quest'anno, e che invece costruisca. E in questo caso è molto più interessante quello che dici tu, dove la componente giovane può essere un po' più folta e quei 2 o 3 tasselli anziani, anche i cosiddetti parametri zero, no? Così si chiamano, che però sono importanti, piuttosto che la smania dobbiamo vincere subito, allora 5-6 giocatori esperti a parametro zero, meno giovani, cioè, perché quelli, diciamo, io mi fido di più, li conosco, mi danno più garanzie, sono più solidi. Io ho tempo di aspettare 3 anni e sarei più contento di una linea giovane perché servono, no? dei mentori, scusate. Io spero che lui sia talmente forte da isolarsi dalle correnti, chiamiamo così, non dico parolacce del sistema, della stampa, cioè, perché noi dobbiamo tifare su una lunga percorrenza della sua carriera, perché significa molte cose buone e una persistenza più lunga nel Napoli. Però mi rendo conto che la gente vuole vincere subito lo scudetto. Se vinci, fai malino e poi se ne va, poi ti trovi con dei conti poi in disordine, la squadra da riorganizzare, giocatori spremuti, ci rimetti altri anni, no? Allora calma, linea giovane, giocatori che si inquadrano, che acquisiscono la mentalità vincente, acquisiscono la mentalità famelica,
e che imparino dai mentori come si gestisce la tensione delle partite dove sei 7-8 punti, manco 6 punti. Io sarei più contento di questa situazione. Lo scopriremo già dal mercato, dalle amichevoli estive, eccetera. Ancora non abbiamo visto un minuto, però di nuovo, osservazione giusta, dubbio legittimo, non possiamo ancora rispondere. Io vi sto dicendo qual è la mia preferenza, è solo una preferenza. Vincenzo, buonanotte allora. Grazie. Forza ciao ragazzi, Daniele, grazie. Sempre. Ciao, goditi l'Italia. No, volevo chiedere, siccome vabbè, parlando di calciomercato, ad oggi quando ne abbiamo 5 giugno, cosa avrebbe bisogno il Napoli, partendo dal fatto che dovrebbe giocare con una difesa a 3? Questo volevo sapere. Ma lo sappiamo, Napoli ha bisogno di almeno due difensori, 2 centrocampisti, premesso che Conte gli diamo credito e speranza che rivitalizzi, non so, dei giocatori che in questo momento sono di nuovo opacizzati, no? Conte è uno che faceva correre Candreva, che comunque continua a fare una onestissima carriera, no? Però quando poi, per esempio, un giocatore a rischio, e non lo sappiamo perché poi all'Inter lui ha detto non ci servi, è Politano, no? Noi sappiamo, però può darsi, quello è un giocatore, infatti mi aspetto tuoni e fulmini adesso da determinate persone, però sappiamo che noi dobbiamo intervenire. Intanto, a prescindere dall'allenatore, io dissi noi ci servono 2 uomini a centrocampi forti, perché con qualunque allenatore, quella è la diga Maginot fondamentale in entrata e in uscita, in fase passiva, però se si gioca a 3 servono 2 difensori buoni. Vediamo, tanto insomma già noi abbiamo delle lenzi che il mercato è sempre aperto, vediamo, non facciamoci spaventare, perché abbiamo avuto il caso di Kvicia, no? Ormai poi prendiamo dei nomi, ma noi abbiamo avuto ancora prima di Kvicia, no? Ricordiamoci le sommosse per Lavezzi, che è Lavezzi, era andato a fare elettricista, Amsic, 19enne, quindi è facile prendere il campione di turno perché l'hai visto, però noi tra l'altro siamo arrivati 10°, no? È bello scovare talenti, è bello vederli scavalcare nelle gerarchie giocatori di altre squadre che casomai sono più, cioè Kvicia è arrivato a che posto del pallone d'oro, ha vinto l'anno scorso il premio come miglior giocatore. Andiamo a vedere, non nel Napoli, nella classifica del mondo ingaggi italiano, a che posto è, quindi non ci facciamo spaventare dalla novità. Tra l'altro abbiamo preso Conte proprio perché un pochino, tra virgolette, incide in campo come allenatore, no? Un qualche punto te lo dà se non si ha la crisi di Getto, quindi chiaramente il Napoli degli acquisti li dovrà fare, infatti speriamo nella cessione di Osi, come è successo per Cavani, per Higuain, no? Che poi sono stati quei giocatori un po' meglio con Cavani, con gli acquisti che abbiamo fatto, che poi ci hanno permesso di puntellare la squadra. Comunque Guido, speriamo di non fare la fine della linea Maginot. No. Buonasera Guido, è la prima volta che mi interfaccio con te in videochiamata, devo dire un grande piacere. Io mi volevo più fossilizzare, più che sull'aspetto tattico e di calciomercato, più sulla gestione mediatica di Conte. Ho mandato anche un video a Valerio, perché io a Valerio gli rompo le scatole tutti i giorni, non so come fa a non bloccarmi. Gli ho mandato un video che lui fece l'ultima giornata dopo il primo anno all'Inter, Atalanta-Inter 0-2, con il raggiungimento degli 82 punti, e Conte prima fa i complimenti alla squadra, reso conto della stagione, 82 punti sono tanti, poi a un certo punto dice ho visto degli attacchi brutti da parte della tifoseria a me, alla squadra, e la società non mi ha protetto. Ora, a fronte delle sue diciamo esperienze passate anche in queste squadre, secondo te il Napoli De Laurentiis è pronto a fare un salto anche nella gestione di queste sue fiammate improvvise? Ne abbiamo avuto anche un piccolo assaggino con Sarri, e secondo te, se si è preventivato che Conte
possa a un certo punto dire in maniera troppo senza filtri ciò che pensa. Perché è la mia più grande preoccupazione, lo mia. ripeto, ma proprio grande, l'ho scritto subito stanotte a Valerio, concordo pienamente con te, mi sento di escludere che a 75 anni, tra l'altro con tutto quello staff di colpo si cambia, ma l'abbiamo visto l'altra notte, no? Uscita dal ristorante. A me non piace la comunicazione del Napoli perché non è né ironica né forte alla Marotta che ho un po' Corea del Nord, che diciamo che la notizia la stempera, arriva a pagina 28, un po' più piccolo, quello che dici tu è vero, il rischio è concreto, dobbiamo sperare che di colpo c'è una battuta, c'è bisogno di dire la battuta, io so tosto, il presidente che deve aggiungere la controbattuta, non puoi pensare di arginare quello spirito. E a me preoccupa perché noi dovremmo avere tutti i tasselli buoni e chi fa la comunicazione, tra l'altro di supporto in tutti i sensi, sia come esaltazione che come amplificazione, più scusate che esaltazione, più corretto, anche più giusto, che come a volte capacità di defilare certe situazioni, no? E noi non ce l'abbiamo questo, in modo tale da non sprecare energie nella componente tecnica, perché tu dici Sarri, io ti dico Benitez, io ho tanti difetti, però Padre Eterno, i genitori mi hanno dotato di una memoria straordinaria, voi non potete manco immaginare, perché non lo dico per vantarmi, nel senso che a volte fa anche paura, ma straordinaria al punto tale, vi faccio sorridere, che da giovane mio fratello mi diceva che cosa c'è nella pagina 74, terza vignetta a sinistra di Dylan Dog numero 75. E tu te lo ricordavi? E io me lo ricordavo. Straordinario. Sì, io Benitez, io devo fare 24 anni, quindi me lo ricordo un po' di meno. Dico più volte delle situazioni dove diceva questa cosa non la devo fare io, la sto facendo io, però non va bene, e chiedeva di intervenire. Non parlo di arbitri, di varie situazioni, e lui più volte lanciò questo, chiamiamolo allarme, no? Di questa mancanza, di questa lacuna societaria, perché l'hanno criticato, l'hanno apprezzato, diciamo manager all'inglese, però questa cosa non è mai stata detta. Invece era un elemento delicato. Di Sarri, due cose lui disse. La prima, perché io a un certo punto ebbi proprio l'impressione come Spalletti che Sarri il primo anno lo stava andando a vincere lo scudetto, poi gli è mancata la società, sappiamo cosa è successo il VAR nel girone di ritorno, cose assurde. Valerio sa un episodio personale della mia vita, questo è successo, che non vi posso dire qui, ma dal vivo, che li ho sentiti, 3 personaggi, cioè. Lui disse due cose. La prima, devo capire se sono cambiati gli obiettivi societari. Io me la ricordo questa frase più volte, e fu il silenzio. A un certo punto De Laurentiis andando in vacanza ai Caraibi, eccetera, e più volte lui lamentò. Ricordatevi che nel secondo anno e nel terzo anno, in particolare il terzo anno, poi io lancio le battutine a Sarri, però io sono onesto con lui, pregi e difetti. Lui a un certo punto, che è un uomo di numeri, di banca, fece proprio la statistica di quanto era improbabile che il Napoli su 9 volte, tutte e 9 le volte aveva giocato dopo la Juve. Qua c'è la mentalizzata perdente. Ok, giocheremo sempre da secondi in classifica, perché il Napoli 48, Juve 47, la Juve gioca sempre prima di noi, tutti quegli favori arbitrari, no? A Cagliari, cose c'è, e tu dovevi giocare dopo, ritornare prima in classifica. Queste cose sono cambiati, gli obiettivi, tante altre cose. Lui faceva notare la mancanza di una società, fino a quel famoso l'hotel perso in albergo, dove tu hai visto la debolezza della società, perché è una società che non ha imposto la contemporaneità delle partite, eccetera. Però queste cose noi le abbiamo vissute col cambio culturale di Benitez, Mazzarri queste cose no, Sarri, e ce la portiamo dietro. Speriamo che la stessa figura di Oreali, che non deve però diventare il padre padrone che fa tutto, fa crescere determinate situazioni,
Speriamo, però io sono un po' scettico perché noi abbiamo avuto un allenatore che non so se è il migliore, eccetera, però uno dei più pacati e considerati nel panorama mondiale, che è Carlo Ancelotti. E noi siamo stati presi non a schiaffi, a calci nel sedere con Ancelotti. Finanche che Ancelotti in persona, e non doveva andare lui, rivolge quella famosa domanda di Rizzoli, io voglio sapere se ricordiamoci Ancelotti che rimanda in campo Koulibaly che non voleva più tornare in campo per Napoli-Atalanta, eccetera, no? E Ancelotti non è un allenatore divisivo, non è un allenatore che fa battutine, non è provocatorio come Mourinho, è proprio un pacioccone nel senso buono, anche se poi casomai sarà tosto. Quindi tu non hai avuto un allenatore spigoloso, vincentissimo, rispettato dagli alberi. Sappiamo come è andata a finire. Speriamo, però non abbiamo, che certe cose piano piano si colmino. Vediamo quale sarà il supporto e l'apporto di Oriali, vediamo quale sarà l'apporto di Manna, che può essere una grande delusione e può essere un X-Men di origini, giovanissimo, che ha un sacco di energia, di idee nuove e spariglia le carte. Quindi ecco, per esempio noi adesso abbiamo questa situazione che io preferivo il contrario, cioè un allenatore giovane emergente e un direttore sportivo alla Marotta. Ok, abbiamo il contrario, vediamo se funziona, non è detto, visto che ce l'abbiamo, detto vediamo se funziona. L'importante è che ci sia discontinuità. Scusate, questa volta sono stato lungo, ma perché sono preoccupato da questo aspetto, mi vedete preoccupato. Anche perché secondo me sarà Manna il primo impatto con Conte. Guido, poi Conte può essere lasciato solo per risponderti tranquillamente, cioè può succedere che De Laurentiis l'ha fatto con tutti, che De Laurentiis, quello che dobbiamo dire, ma perché devi parlare male dei tuoi ex allenatori? Basta, non è da grande presidente, è andato, non è più il nostro allenatore, non ne parli né bene né male. Con quello io volevo prendere già Mazzarri non Guido, poi fatti dire la cosa che ho detto a Valerio su Manna. Prego. Ma poi c'era Giuliano, mi sa. Sì, Giuliano, sì. Prego. No, guarda, se è breve vai pure, tranquillo. No, ho detto a Guido, fatti dire la cosa che ho detto a Valerio su Manna in privato. Ma è sparito Valerio? Sì, ha avuto un problema. Okay. Sì, il computer gli si riavvia in loop continuo. Avanti il prossimo, io insomma, prego, autoregolamentatevi. Ok, ottimo. Mi riallaccio un po' a un paio di cose che avete detto e faccio questa constatazione, poi chiunque può sentirsi libero di rispondere. Penso che possa essere un buon argomento, anche più che un argomento, un approccio, come vedere, tornando poi alla citata calma, aspettiamo i fatti, abbiamo pazienza, eccetera. Un po' il discorso mercato. Io logicamente, da che seguo il calcio, io vengo dal tennis, quindi di per sé non è che sia abituato al calcio mercato, al tennis mercato, perché non esiste. Però comunque ovvio che facendo il fantacalcio, queste cose così, cerco di essere quanto meno aggiornato. Purtroppo, ragazzi, tranne alcune fonti che però trovano sempre vie traverse quando si parla del Napoli, noi le verità non le sappiamo mai, sono tutte suggestioni, gente che ha parlato con Tizio, con Caio, Sembroni, il procuratore che doveva il favore a quello, che il giornalista, che il compare di Cresimo, di quella, tutto veramente un calderone di diciamo così, di emozioni. Però, tornando al discorso Kvara, se è vero che Kvara è corteggiato dal Paris Saint-Germain, come potrebbe essere corteggiato da, penso, tantissime altre squadre, dato il valore in prospettiva ma anche attuale del giocatore, data l'età, dato il fatto che le gioca quasi tutte, dato il fisico, dato l'impegno, la serietà, la cultura, perché ragazzi poi la gente viene dall'Est Europa, sono lavoratori di natura, cioè io non sfatiamolo questo mito, perché nella chat, non per menzionare sempre il personaggio, però è stato detto che tra i portoghesi e brasiliani si preferisce questi rispetto a chi viene da
quel tipo di zona dell'Europa come cultura al lavoro. Io in genere mi sono sanguinate le orecchie quando ho sentito questa cosa. Scusami, perché i capelli non ce li ho più, mi sarebbero caduti i capelli, insomma. Io ho studiato in Bulgaria e te lo confermo, ti confermo proprio. No, ma io guarda, abito in Inghilterra da 8 anni e la gente dal punto di vista lavorativo al quale mi sono trovato meglio non che me ne vogliano perché c'è una guerra per mezzo, sono russi, sono polacchi, rumeni. Cioè, ho sfatato tutti i miti sulla mia pelle perché giustamente gente che si mette là, boom, 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 martella, c'è poco da fare e tu lo apprezzi. Allora, tornando a Kvara, se è vero che c'è la corte, io ci voglio pure credere, voglio credere alle cifre che vengono dette, anche se molto spesso si contraddicono. Però io ho una domanda. Il cercare di essere discontinui rispetto all'andamento, tratteniamo tutti, però poi pubblicamente dici, e pur veramente deve essere preso con le pinze, noi non tratteniamo chi vuole andare via. Ecco, io non vorrei che si ripetesse l'errore fatto con Ancelotti, cioè in cui Ancelotti veniva da un Napoli che, come ho detto prima, aveva vinto lo scudetto, ragazzi, sulla carta. Poi io sono, come dire, un romantico, diciamo così. Per me il Napoli ha 4 scudetti, 2 con De Laurentiis e 2 in epoche precedenti, per quanto mi riguarda sul campo. Però, ciao Vale, bentornato. Però ci sei mancato. Dico, quando venne Ancelotti, ragazzi, non è che fu fatto questo mercatone, non è che fu data prova di discontinuità, quindi io non vorrei che tratteniamo Kviscia, però poi non gli fai l'orchestra attorno. Allora, perciò dico, vendere Osimhen al di là dell'ingaggio che poi diventerebbe salato pure per un singolo anno è troppo importante, perché altrimenti il Napoli ancora una volta deve dare prova di discontinuità rispetto al fatto che deve andare a prendere dalle riserve per fare un mercato per dare appunto l'orchestra a Kvara. Ecco, io sono preoccupato più del fatto che dipendiamo troppo dalla cessione di Osimhen e dal fatto che Kvara debba rifiutare la corte di altre squadre che dalle idee chiare che il Napoli al momento possa avere. E vi ripeto, parlando di calciomercato siamo tutti portatori di verità e di menzogna allo stesso tempo, perché nessuno sa realmente le cose come stanno. Io ti dico questo, Ancelotti ha fallito a Napoli per una ragione, dobbiamo dirci la verità per una volta, ragazzi, nella vita, molto triste da dire, che poi una cosa che mi fu accusato proprio a me, mi ricordo qualcuno in chat all'inizio, quando perché la sua conclamata grandezza, che insomma 100 volte il Napoli messo insieme, è inferiore alla grandezza, chiamiamola così, alla pressione sociale che l'ha fatto fuori. Senza Ancelotti a me non interessa, il Napoli non ha vinto quello scudetto, il Napoli ne ha vinto anche più di uno eccetera, però sull'almanacco non c'è quello scudetto, ma poco importa per Ancelotti, perché comunque sapeva che era una squadra fortissima, che aveva bisogno però di cambiare un po' pelle, e lui infatti l'aveva capito, come Spalletti disse io devo dare solo dei concetti, no? Devo aggiungere qualcosa di mio, perché cerco di essere chiaro, cioè Ancelotti anche per carattere è un uomo che secondo me a un certo punto ormai della sua vita, a parte che insomma potrebbe non vincere più nulla, comunque ha vinto un sacco e non penso che ha smesso di vincere, anzi non uno che si fossilizza sulle cose. Vabbè, questa cosa è andata male, andiamo avanti, non porta rancore, c'è un buon carattere, perfetto per il Napoli, altro che lui, e questo ve lo posso dire con tendente alla certezza, aveva non solo le idee chiare, ma aveva le idee chiare che entro 3 anni, che poi sono gli anni che, se vedete, ce l'avrebbe fatta tranquillamente, lui avrebbe riportato lo scudetto a Napoli, massimo 3 anni. Però serviva, senza spendere queste cifre, un buon parametro come Fabian, coso, là, con un'idea di piccola rivoluzione che non c'è stata, perché la pressione sociale mediatica è stata tremenda, superiore alla sua grandezza, non superiore alla sua grandezza, è più grande di tutti questi messi insieme, perché nessuno di noi ha vinto niente, manco come Pulitzer, cioè, rispetto a lui, però è stata tremenda, cioè inutile dire tutte le cose che ha subito lui, la famiglia, eccetera. A un certo punto si è scocciato e le cose sono andate male, e questa cosa deve farci riflettere, perché un allenatore così bravo, che a Napoli diciamo non ha fatto bene, ma questo non sminuisce minimamente la sua carriera, anche umanamente, con un figlio così bravo, perché quello che dicevano sul figlio è stomachevole, vomitevole, si è superato con quello che è stato detto a Garcia,
ok, è il figlio, però è anche uno che studiato e continua a studiare, non puoi manco essere criminalizzato perché sei figlio. Anche Alessandro Gasman è figlio di Vittorio Gasman, anche Maldini era un figlio. talento, allora non sarà il padre perché aveva un altro stavo per citare Maldini eccetera. Quindi bravo, Paolo era figlio di Cesare. Scema sta gente, perché sono figli di gente che hanno fatto No, calcio, voi ve le spettacolo, ricorderete, ma di tutto, cioè. E Mamma questa mia, cosa sì. è preoccupante perché è già successa, perché ci sono persone, cioè, io ho fatto esonerare Gattuso, anni dopo lo dice, che non mi interessa se poi uno è veramente tifoso, dove il proprio ego prende il sopravvento su tutto. Questa cosa però mi fece molta paura, perché dice, vedete, questa massa informe è stata più forte della forza carismatica di Ancelotti, che non ci ha perso un tempo, ha trovato un'altra squadra, poi Real Madrid l'ha richiamato, cioè lui veramente ha fumato il sigaro per la 14ª e mo per la 15ª Champions, eccetera, nel mezzo anche una Coppa del Mondo, Supercoppa, eccetera, eccetera, eccetera. È un elemento di preoccupazione, anche perché non sono cambiati. Ti devo dire una cosa, Valerio, io non seguo perché proprio non c'ho tempo, tra l'altro sono andato a fare un esame non bello adesso, non per parlare dei fatti miei, e mentre ero in fila, vedendo quanto mi manca da vivere, non tantissimo, ho telefonato di un editore che mi ha invitato, sono uscito sul Corriere della Sera, ho detto, ma tu perché no, tu sei il nostro riferimento culturale, ci devi essere, quindi il 16 prenderò la mia macchinetta e andrò a fare questa cosa dedicata all'Ulisse di Joyce, tra la letteratura e il cinema, per dirvi, io non vivo, forse analizzo il calcio con una certa certezza, perché non sto a sentire Tizio e Caio, però ho sentito uno youtuber che ha detto una cosa interessante. Lui l'ha citato, l'uomo del sigaro, nome e cognome, a me non interessa, ed era molto arrabbiato queste cose qui. Però ha detto, guardate, secondo me sta nascendo una nuova generazione di youtuber, non sono tantissimi bravi quelli napoletani, Valerio è stato citato, e questi sono la speranza. Ha detto, la speranza è che piano piano la massa critica, nel senso come intendo io, una critica cinematografica che è analisi, non è parlare male del film, non è stroncare il film, ma analizzarlo, smontarlo, far capire allo spettatore le dinamiche del linguaggio cinematografico. Detto, piano piano contrasti questa deriva che sì, è quella, sì, è populista, è qualunquista e anche molto manzana. Conte è proprio l'elemento più sbagliato, perché è estremamente una tanica di benzina che facilmente si accende, però dobbiamo avere io lo so, insisto, vi romperò le scatole, non dico pazienza, però insomma aspettiamo almeno Di Maro, cioè appena arrivato. Le preoccupazioni ci sono, ecco, non voglio essere pessimista, però sono quelle preoccupazioni dettate da 19 anni, 20 ormai, perché fra un mese festeggiamo 20 anni di presidenza, e l'uomo solo a comando non funziona. A noi serve uno staff a comando che, come Venom, però in senso positivo, contamini, diciamo, quell'elemento che poi può darsi che, contaminato in maniera virtuosa, cresca anche di livello, perché io sono convinto che poi, stimolata, il settore comunicazione del Napoli possa fare tremendamente di più e meglio. Ci voglio credere a questo e che sia adagiato su questa linea. Cioè, io ho lanciato questo, e vedete poi adesso le trasmissioni, Starace, eccetera, no? E lo dicevo a Valerio, come spero che ci siano i VIP, come nell'NBA, ci sono tante cose, piano piano, speriamo, scusate, qua sono stato lungo, però noi non possiamo vigilare, quell'altra cretinata, vigiliamo, no? Però possiamo ascoltare più i diretti interessati che non 50.000 trasmissioni. Valerio in questo lo dice sempre, io insomma come lui, a volte è capitato che lui non ha visto la conferenza, a volte è capitato che io non l'ho vista, anche se ci diciamo reciprocamente, diciamo sempre la devo ascoltare perché voglio vedere gli occhi, le labbra, le espressioni del volto, non perché sono Dio o Valerio è Dio, però noi vogliamo vedere direttamente gli interlocutori. Allora ciascuno di voi non dialoga, si isolasse a volte, poi torna in comunità, perché non in comunità di recupero, però dobbiamo imparare prima a vedere noi le cose e poi discutere tutti insieme, ma la prima esperienza è la nostra diretta, poi l'analizziamo tutti insieme, non è che dobbiamo non
io l'ho sentito da quello, l'ho letto da quello e la vengo ad analizzare da Valerio. No, io l'ho sentita e la analizzo con Valerio. Lui la pensa in un modo, Guido in un altro, perfetto, perché probabilmente la arricchiamo di contenuti. Ma bypassiamo 827, in questo e chiudo. Benitez ci fece scompisciare che quando disse la cosa l'ha sentita dal cugino della donna delle pulizie dello Spassino, cioè ci prese per i fondelli. Mimmo Caratelli scrisse all'epoca un articolo meraviglioso, disse quest'uomo ha capito Napoli immediatamente, ma erano determinati personaggi che non avevano accettato che lui aveva capito Napoli, e quel passaggio bellissimo, perché una volta cita Socrate, una volta la favola la parabola dell'asinello, un'altra volta i Monty Python, alla fine disse ho capito Napoli e come funziona. No, la signora dell'impettaria mi ha detto che la donna che va a fare le pulizie c'ha un cugino che è il portiere di notte che ha portato la macchina nel garage di quello là e gli ha detto che Mercedes rinnova. Perfetto, infatti è quello che ho detto a Conte nella mia lettera aperta. L'unica cosa che io farò è riportare le tue parole esattamente come sono e poi le analizzeremo insieme. Virgilio, io non so se hai una domanda, un saluto, una considerazione per Guido, perché questo è un altro incontro che mi piace fare. Mi senti? Sì. Buonasera. Ma guardi, tu sai che io ho dei handicap della lingua. Purtroppo non mi posso esprimere come volevo. Ma forse è una domanda forse superficiale. Per Conte, secondo lei, Guido, è anche una sfida personale il fatto che è venuto a Napoli? Sì, perché se vince a Napoli è una consacrazione. Allora, questa volta sono più breve. Punto primo. Noi sappiamo che Conte va per vincere, almeno inizialmente, poi le cose possono non andare bene, però questo ci deve far stare sereni. Io non vi voglio terrorizzare, cioè se è venuto a Napoli, almeno come linea di partenza, non è venuto, diciamo, vediamo che succede, no, è venuto che dice io, cioè uno che proprio detesta perdere e ama vincere, quindi almeno come linea di pensiero iniziale, poi nel corso d'opera si possono sviluppare degli ostacoli, eccetera. Ha vinto, però tutti gli possono dire, vabbè, comunque ha vinto nella Juve, cioè ha vinto nel Chelsea, che è di Abramovic, là. Vince il Napoli, è vero che ha vinto Spalletti, però sai, rivinci non dopo 33 anni, è una bella consacrazione, comunque rivinci, sì, uomo della Juventus, però uomo del Sud, che può accendere, cioè se Conte fa bene, è uno, ve l'ho detto, diventa una tanica di benzina su una benzina, quindi è chiaro che almeno inizialmente penso che nella sua testa non è venuto a svernare, è troppo giovane Conte, cioè non ha 55 anni, quindi 54, non voglio sbagliarmi. Quindi, 52, peggio ancora. Ah, penso sì, cioè proprio nel pieno del... no? Quindi, 54. È grande Guido. È più giovane di Spalletti un po'. Sì, quindi in linea di principio dovrebbe essere venuto per me. Non è detto che può cadere, speriamo di sì, ma se dovesse accadere per lui sarebbe uno scudetto che vale di più dei 102 punti della Juve. Quello vale per l'almanacco, ma quello vale per la storia. È vero che 102 c'è, perché ma tra l'altro, sai, noi abbiamo, e chiudo, appena iniziato a prendere confidenza. Quello è stato un antipasto di cosa significa vincere, strade bloccate a New York, in tutto il mondo, eccetera. Non è detto che non facciamo di meglio al quarto, quindi... il povero napoletano sicuramente non si accontenta. Sì, Valerio, posso approfittare della tua trasmissione per una volta per fare non lo spettinato, il giornalista, eccetera. No, dobbiamo smettere di seguire personaggi che accendono polemiche, eccetera. Il Pullman ha scoperto che personalmente non mi piace, è una cafonata, è una idea mia, però fanno tutte le squadre, eccetera. Non è stato fatto principalmente per ripicca di Aurelio De Laurentiis con Spalletti, eccetera, ma è per colpa dei napoletani. Ovviamente i colleghi, De Laurentiis, Colo, il film, eccetera, perché dopo Juventus-Napoli, tripudio di folle, eccetera, poi sapete che comunque la città non è amministrata dal doge Aurelio De Laurentiis, non solo c'è un sindaco, c'è un prefetto,
diciamo, quelle scene con decine e decine, possiamo dire la verità, oggi stiamo qui per dire la verità, di motorini senza caschi, eccetera, che a me hanno stretto il cuore, perché io amo oltre misura la città e la difendo, ma mi incacchio quando vedo le cose brutte dell'amata Napoli, come descritte sulla Galleria Umberto I, come la gente senza caschi. E ovviamente, siccome ci sono tutta una serie di procedure per la sicurezza e anche di costi, perché c'era lo Stato che si preoccupava, ha detto quante forze dell'ordine dobbiamo dislocare per quanto... quella scena non è stata ben vista in questura e in prefettura, e quindi siamo vittime di noi stessi. Poi ci può anche essere come componente aggiunta una ripicca di De Laurentiis, eccetera, ma tutto nasce, e spero di non essere smentito, ma insomma chissà sa, semplicemente da un calcolo prudente, accolto, professionale e istituzionale delle figure che amministrano la città, che non hanno visto di buon occhio quello che è successo dopo al ritorno. Però Guido, ti posso dire una cosa, cioè è anche nel compito del sindaco e della prefettura di organizzare queste manifestazioni e di organizzare la sicurezza di queste... Allora, Mario, ti spiego una cosa, perché non voglio che... L'altra volta mi hai lasciato una notte insonnia, hai detto sembra che Guido è contro Mario, contro gli ultra, cioè non è quello. O come adesso contro... Essere napoletani è una gioia, prima ancora di qualunque altra cosa. Forse è un privilegio, ma è anche una croce da portare. Noi siamo per tutta una serie di forme di razzismo, che dobbiamo dire, sempre nell'occhio del ciclone. Quindi 100 persone possono fare cose sbagliatissime per 365 giorni, ma non gli si dice niente. A Napoli la fanno mezza giornata, come si chiama? Prendi tutti i titoloni, tutti quegli soloni, eccetera, eccetera. Per cambiare le cose, purtroppo noi dobbiamo fare 100 volte di più degli altri come sforzo, eccetera. Tu hai ragione, però io non ho torto, nel senso che se so come vanno le cose, soprattutto da un punto di vista dell'impatto mediatico, prima ti devo accontentare e poi cambio le cose. Allora bisogna essere scalzi, ovvero io ragiono sempre così quando con gli studenti, con gli amici, eccetera. Tu che cosa vuoi ottenere? Questo. Nel campo dell'ordinamento giuridico, in senso legale, cioè, come lo puoi ottenere? Senza trovarti arbitro, senza sotterfugio, fare come si chiama. Allora, che cosa tu volevi ottenere? Il festeggiamento in giro di tutta la città. Ok, come lo posso ottenere? Facendo vedere che noi siamo i più ligi, come a volte è capitato. Ricordatevi Garella, e chiudo, Garella, ex portiere del Verona, primo scudetto, mai successo a Napoli dopo 60 e passa anni, che dice, vedete, io, a parte questa gioia, non c'è una sola persona che... E quello rimane una medaglia al petto, no? Non c'è nessuna invasione di campo dopo il primo scudetto, e sono immagini tra l'altro documentari eccetera che rimarranno impresse nella mente. Allora queste cose le sai, ricordiamoci quando ci fu il non treno, ricordate di quello là, ci fu anche un documentario tedesco, ci fu un'inchiesta della procura, ci fu Antonio Corbo che sputtanò le bugie eccetera. Però non ci fu un ritorno indietro. I tifosi del Napoli fu impedita la tarzetta per tutto l'anno, e anche quando fu certificato che era una fake news non si tornò indietro. Allora noi dobbiamo sapere che siamo sotto l'occhio del ciclone, quindi dobbiamo essere più bravi dei bravi dei bravi. Poi ti puoi permettere il lusso di diventare leader, ma prima di diventare leader, è una mia idea, Mario, non la sto imponendo, però io so che, ho detto, essere napoletani è bellissimo, ma è anche una croce molto pesante da portare sulle spalle. No, ma io sono d'accordo con quello che dici, però è un problema, cioè questo fatto che il napoletano deve essere per forza, cioè in quante città succedono, cioè è un problema quello che stai dicendo, è giusto, perché è giusto, però è un problema, Ma è un problema che è peggiorato, perché tu prima avevi Italo Chiun, che era un fuoriclasse ed è un gentiluomo, adesso non lo hai. Il problema è che qual è la prima città, mi sembra, da indagini e statistiche si trovano sulle statistiche nazionali, mi sembra col più alto numero di furti, come se Milano, no? Però nell'immaginario collettivo la città meno sicura d'Italia è Napoli, che non è manco seconda, manco terza, eccetera, no? Noi abbiamo visto in questi anni quanti furti di case, ville, di calciatori celebri, sembra quinta pagina, 27esima pagina, 800. Poi che napolipincopallino.com la pubblica, ma ce lo raccontiamo da solo. Purtroppo per diventare così devi tornare a avere quelle firme
importanti alla RAI, come si chiama, autorevoli, raffinate, credibili, che hanno una serie, perché Mimmo Caratelli è gigantesco, ma è troppo anziano, nel senso, e non gli sto dicendo, giustamente continua a scrivere con una lucidità, una brillantezza, un acume incredibile, ma è in pensione, non possiamo, diciamo, affidarci a lui. Lo ringraziamo per tutto quello che ci dà e ci ha dato, però ovviamente voi da quanto tempo non lo vedete in video in una trasmissione? C'è una ragione, no? Anche lui è anche stanco, cioè quando allora dice, ma non è giusto che Napoli, beh, è così, no? Noi negli ultimi anni, e sono tanti anni ormai, scusate se facciamo un po' di cronaca, per l'ultimo dell'anno non ci sono più morti, cose già nel napoletano, anche se c'è una delle città dove si sparano parecchi botti, eccetera. Però negli anni, i film di De Crescenzo ce li insegnano, no? Che c'era il grande c'è l'episodio dove dice: io mi vergogno di Napoli perché il Corriere della Sera il 1° gennaio, che poi il 2 gennaio titola adesso che non ci sono più, però non ci sono nella prima notizia a Pinco Pallino, a Verona, un bambino ha perso le dita, sta in terza pagina, eccetera. Allora io non ti sto dicendo che è giusto, è ingiusto, perché ci servirebbe equità, ponderatezza, giustizia, equilibrio, no? Però ripeto, noi abbiamo questa croce, dirci che non è vero, come possiamo? Dobbiamo essere più bravi, più forti, più scaltri, più furbi, più intelligenti e più ligi degli altri. È l'unico modo per essere liberi. Altrimenti, anche perché non siamo supportati da una stampa che ha un potere penetrativo nazionale. Dice: noi seguiamo Paolo Giangeno, ok, però rimane in quell'alveo, no? Non è, e si rivolge a un gruppo di tifosi ampissimo, enorme, quello che volete, però è quello. Tu devi invece coinvolgere altri tifosi, anche di altre squadre. Cioè, Paolo Del Genio, citiamo una persona che è stimata da tutti voi, eccetera, comunque non ha un potere penetrativo di tifosi, non so, del Genoa, del Verona, del Palermo, eccetera. Poi i tifosi del Napoli è una parte di tifosi del Napoli che è molto diversa di quelli che seguono Riemma, per dire, perché sono proprio o Cagliazza o Chiaiello, come se sono tutti mondi separati, ma nessuno di questi ha il potere di superare, non le Alpi, di superare Portici. Tore. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanato e al Velo. Comunque c'era Vincenzo che voleva sapere un attimo se secondo te Oriali è stato portato da Conte proprio di persona, consigliato da DL oppure no? Anche se però penso di sì. Io volevo farti solo quest'ultima domanda, poi me ne vado, perché te lo disturbo per sempre. Dopo tutto questo parlare, tante spese, probabilmente il Napoli avrà bisogno di acquistare più di 3 o 4 giocatori, quindi si presuppone ci sia una spesa abbastanza cospicua sul mercato. A tutto questo, lo stadio? Secondo me passa in cavalleria. Io non ci ho mai creduto. Penso pure io. Tore è un uomo di grande cultura e io gli faccio i complimenti, di cultura molto vasta, e questo l'aiuta, mi permetto di dirlo pubblicamente, e ogni tanto mi punzecchia, eccetera, ma in senso proprio fraterno. E sullo stadio lui lo sa che io proprio laconico, succederà questo, non sono stato a me dispiace molto, perché sono un appassionato di questo. Sapete che quest'estate io vedrò di trovare il modo di farvi un video mentre faccio questa cosa qui, questo convegno con questo architetto, perché De Laurentiis non ci ha risposto, io non posso disturbare professionisti così, però noi ci faremo questa cosa. Lui mi ha chiesto di fare questa cosa allo stadio, proprio dall'antica Grecia al giorno d'oggi, anche da un punto di vista non solo culturale, della sostenibilità. È un discorso molto complesso che poi lui vuole trasformare in una pubblicazione, quindi è un tema che io sento molto mio. Mi è sempre piaciuto andare a vedere l'architettura degli stadi, come è cambiata tra l'altro, quindi è proprio un argomento. E ho sognato, e una notte fu molto bella con Tore, essendo una città molto bella che ha avuto tanti episodi nella storia, sia antica che moderna, per esempio la stazione di Napoli, la stazione proprio Garibaldi, nella sua semplicità, è una stazione molto bella e funzionale, secondo me, proprio architettonicamente. Ma non è completo. Però
ha il suo fascino, ed è un fascino che si è mantenuto, cioè architettonicamente nella sua semplicità non è invecchiata, altre cose invecchiano, poi ci sono delle cose che sono monumentali, no? Napoli, pensare a uno stadio che oltre che appassionato, caloroso e funzionale sia anche, permettetemi, bello, è sempre stato un mio sogno, però è un sogno personale, secondo me. L'ho detto dall'inizio, quello di De Laurentiis era un bluff, una diatriba politica, se poi alla fine faranno un rappezzo a Maradona, io lo chiamo San Paolo, se ci fate caso non si parla di abbattere e ricostruire, si parla sempre di questi termini politichesi, eccetera. Il problema è che per fare uno stadio medio, io mi seguo una notte i siti, no, dello stadio dell'Everton, lo stadio quanto tempo ci vuole? Ci vogliono 3 anni, questo è un anno, quindi se la burocrazia fosse finita, se avessi conquistato il terreno e se domani piantassero simbolicamente, come si fa la cerimonia della prima pietra, noi prima di 3 anni e mezzo, 3 anni nella migliore delle ipotesi, non vedremo lo stadio. Quindi uno deve fare i conti anche proprio con i giorni, 365 giorni all'anno, il che è un punto dolente. Ed è uno di, e chiudo, Tore, e lo sai benissimo con me, come Valerio, tutti voi, io prima ho detto il freno a mano tirato. De Laurentiis questa cosa non ce l'ha, nella sua visione non serve lo stadio virtuale, continuiamo a vedere società che ingrandiscono gli stadi, rinnovano gli stadi, puntano sugli stadi, chiaramente ci servono introiti importanti da tante altre voci, però pure si sta andando, e lo stanno dicendo adesso degli analisti importanti, sono usciti articoli finanziari su riviste straniere proprio su come è cambiata la politica interna degli stadi, quanto costano e quanto costa sostenerli. È uscito un articolo su Wembley Stadium, Tore, che pur non essendo uno stadio utilizzato tutto l'anno, è uno stadio che porta molto profitable, no? Non solo lì ma nel quartiere, quindi io me le studio queste cose per le... E poi comunque, anche se si stanno andando in questa direzione di un calcio molto ricco, le abbiamo già toccato come argomento, però l'emozione non solo per chi la vive, i giocatori, non solo per chi la vede, i spettatori, ma anche noi spettatori, di vedere questo stadio pieno, no? Ricordiamoci, è qualcosa di impareggiabile. Ragazzi, dall'antica Grecia a oggi sono passati più di 2000 anni, e si chiama stadium dallo stadio, no? Dalla misura, lo sappiamo, no? Da dove viene la parola. Caro ADL, se in 2000 anni questa cosa non è passata fuori nota, fatene una ragione, cioè una ragione ci sarà. Perché c'è sempre bisogno di assemblare delle persone per uno spettacolo. C'è bisogno di condividere fisicamente l'emozione di uno spettacolo. Però Tore, scusa, siccome è chiuso, è lanciato, poi tu è un argomento che senti molto tuo come me, in quanto designer, appassionato di architettura e di queste cose qui, appassionato e anche professionista nel settore, non solo appassionato, però prima di tutto hai una passione che ti rende onore, poi ovviamente anche la tua professionalità, che non sminuiamo, assolutamente. Quando fu costruito il San Paolo non era solo bello, ricordiamoci, 85.815 e ne entravano molti di più. Sì, lo so, vi ricordo sempre che mio papà ha visto la costruzione e l'inaugurazione, mi ha portato fin da piccolo, vi ho fatto vedere le foto. Era lo stadio più bello, tutto in travertino, una linea bellissima, l'architettura più grande, in pieno boom di architettura brutalista. Per tanti anni, e chiudo perché ve lo voglio ripetere, spettatori storico, esattamente almeno gli anni che ho segnato nelle mie file, dal 1965 al 1987-88, il San Paolo è stato sempre lo stadio con maggiori spettatori, tranne nella stagione 70-71 dove fu il secondo, spesso superando 1 milione di spettatori. Considerate che non si giocavano 16 partite e non 20, addirittura cioè gli anni di Maradona non sono stati manco gli anni con più spettatori, ci sono stati gli anni 1,2 milioni, però quegli anni Napoli 1.089.000, 1.104 spettatori, i famosi 100.000 di Napoli-Perugia. Assolutamente. Quindi sarà cambiata la popolazione, sono cambiati i tempi, tutto quello che ci siamo detti. Ho fatto un articolo con cui cambiata, però tu non puoi passare dallo stadio più bello, più grande,
più calorose, eccetera, a uno stadio rattoppato anonimo. Cioè, io non dico che devi tornare a quei livelli, ma una buona fascia alta, quei famosi 55.000, 60.000, 65.000, 55.000 proprio il minimo di un bello stadio, bello architettonicamente perché deve essere in linea con la metropolitana di Milano, che è bella, quello è bello, funzionale, appassionato, eccetera. Anche se fosse di contrasto. E mantenere la tradizione, perché Napoli ha avuto il primo stadio di proprietà, ha avuto gli stadi che si stracolmi con la gente, e mio padre c'era, a terra, perché lo stadio del Voma era troppo piccolo. Lo stadio San Paolo nasce perché le esigenze della città erano superiori a quelle che erano le infrastrutture. Poi Italia 90, Maradona e soprattutto la politica, Ferlaino, che cadono certi appoggi, eccetera. Da quel momento, poi crisi non solo politica, ma anche crisi della città, abbiamo perso posizioni nel calcio, ma che hanno seguito le posizioni politiche della città. Però storicamente è una città che ha avuto sempre degli stadi importanti. Noi ci ha inguaiato da Italia 90 in poi, non si è capito bene. Il San Paolo è vecchio, cari amministratori, lo dico col cuore che mi gronda sangue, abbattuto, rifatto nuovo, costa un sacco di soldi, non ce l'abbiamo, ok, rattoppiamolo, ma non ci giriamo intorno, non ci nascondiamo dietro il dito e non soprattutto infanghiamo quella che è una tradizione storica enorme, che basta, e si è visto quest'anno, ve l'ho fatto vedere con i numeri, l'anno disastroso di De Laurentiis, che nella sua gestione è quello che ha avuto la media spettatori più alta. Pensate che una squadra che combatte per i vertici, uno stadio più funzionale, finalmente più raccolto, e non che stai a 40 metri dal campo, le curve, eccetera, con dei servizi e con un bel museo. Cioè, avete visto oggi Florentino Perez che hanno dovuto stringere lo spazio tra le coppe per mettere la 15ª, e se non può mettere la 16ª, se no devono fare una nuova bacheca, cioè non so, problemi noi non ce li abbiamo questi problemi. Amici bellini, sono 3 ore e 50 di live, l'evento lo richiedeva. No, veramente cioè, posso fare un'ultima domanda, Guido? Io punto al quinto, Valerio. Tu stai più avanti. Veloce. Guido, vai. Boston o Dallas? Prego? Boston o Dallas per le finals? Le finals NBA. No, io sono tifoso dei Lakers. Secondo me il pronostico. Che non vincono tanti anni. Negli ultimi anni si va a vedere, poche volte hanno vinto le squadre dell'Est, credo Boston è nettamente favorita. Se vincesse Dallas sarebbe una bella outsider. Riguarderò le finals come sportivo, perché è un grande spettacolo per vedere anche grande basket, ma non simpatizzo, io sono solo tifoso. Secondo me i Celtics, io l'avevo scritto nei pronostici e ti dico una cosa, anche se nell'NBA li ho sbagliati, è molto più difficile, basta vedere che non vincono mai 3 squadre, saranno i Lakers e i Chicago di seguito. A me non è piaciuta l'eliminazione dei Lakers e ne è mancata molto poco, e scrissi con un amico, verranno eliminati. No, vanno in finale. Ho detto no, ragazzi, non si sono impegnati. Ho detto dal 9 ci sarà un outsider, forse Dallas, forse Minnesota. I Celtics è tutta la stagione che sono in testa, è la squadra che ha il miglior punteggio, hanno fatto dei buoni playoff. Sarebbe un bello smacco se non dovessero vincere, li seguirò con imparzialità. Favoriti sono i Boston, ma sull'NBA, Mario, posso tranquillamente sbagliare perché è molto più difficile del calcio, è anche molto più onesto. Piccolo appunto per quanto riguarda il discorso stadio e stili architettonici. Napoli comunque ha sempre vissuto questo grande contrasto tra in questo caso, per esempio, la stazione di Napoli una volta era neo-rinascimentale, poi è stata abbattuta per fare la stazione nuova. Kenzo Tange ha praticamente realizzato tutta la stazione più il centro direzionale. Per chi non lo conoscesse, architetto giapponese di grandissima fama, iperrazionalista. E ora lo stanno rifacendo. Sì, e hanno appena riinaugurato la stazione della circumvesuviana del centro direzionale, bellissimo, da parte di un architetto donna, tutto in legno curvato, piegato. Comunque non sarebbe male rivedere magari
appunto un nuovo stadio moderno, almeno ristrutturato, come piace dire a tutti quanti, il Maradona ristrutturato, almeno ridare un senso a quell'architettura razionale del vecchio San Paolo come struttura, che può contrastare bene con tutto quello che c'è attorno, che è simile rinascimentale, a volte anche con qualche io vi devo salutare, Bambi italiano. Sì, vi saluto. Grazie Valerio per darmi il permesso di sentirvi, grazie signor Gentile, come sempre, buonanotte, mi devo svegliare molto presto domani mattina. Vai, ciao, un buon lavoro, grazie per speriamo bene e buona serata. Vale, questa cosa comunque poi ve lo porterò, no scusa, il mitico architetto la faremo, la stiamo rimandando perché è una ferita nel cuore, è una puntata anche storica, architettonica, con delle proposte, perché non può essere affrontato sempre in maniera così qualunquista e superficiale la questione stadio, ma anche se non si fa, sarebbe bello vedere degli schizzi, a questo punto glielo chiedo, perché ripeto, Ettore ha detto delle cose giustissime. Tra l'altro parliamo di una città che è particolare, una città bellissima, però Napoli è una città collinare, una città di mare, una città che è un'isola, una città che ha varie storie. Essere trattata in maniera così stupida nelle trasmissioni, no? Un argomento tra l'altro che è cruciale, non solo da un punto di vista economico, ma da un punto di vista non solo culturale, da un punto di vista strategico, perché gli stadi sono diventati vedi quello che è successo con Paris Saint-Germain, non voglio dire territorio quasi geopolitico, però rischia, noi l'abbiamo visto per gli ultimi campionati del mondo, quindi merita un approfondimento, perché nel caso di Napoli non è geopolitica, per quanto entrò la politica per quel tipo di ristrutturazione, perché l'erede di Chiocca aveva fatto un diverso progetto per quanto riguardava la copertura, più snello, più leggero, più elegante, meno... Basta! Ciao Valerio. Vi abbraccio tutti. Io sono in Maradona, dopo devo fare un'altra live, esco da qua. Io devo andare, ragazzi. Guido, è stato un piacere. Valerio, grazie per l'opportunità che mi hai concesso. Figurati Nicola, un abbraccione, grazie a te. Ma alla fine Conte è venuto, strada, ragazzi. Quella live non fu persa. Se non viene, dai. Un abbraccione Tore, a presto. Ci sono dei ritorni oramai. Mario, ti bacio forte, adesso poi dico in privato quella cosa a Guido, ci deve essere anche un po' di mistero, poi non è che possiamo dire tutto a tutti. Se no è troppo semplice, se no è troppo facile, devono imparare, anche quello è un percorso. Un abbraccio a Mario, ti bacio. Guido, dimmi. Ciao. Ciao Valerio, scusa se siamo dilungati. No, figura. È così che deve andare, e adoro. Volevo ringraziare Alberto, che dopo le prove, lui ha finito le prove, noi siamo ancora qua, e ha donato nel finale, e lo ringrazio sempre con la sua band. C'era un amico che mi ha chiesto se Napoli in Florida tiene la squadra di calcio. Sì, Naples United FC, quindi c'è, possiamo simpatizzare, ma non valgono. Torniamo presto, perché sarà un'estate molto lunga, il calciomercato è sempre aperto e ci aspettano 38 più una finale di Coppa Italia, poi vediamo quante ne sarà. 38 finali? Sì. E allora urge il museo dello stadio, perché tante coppe. Perché almeno qualcuna la vinceremo. No, intanto ti ringrazio dell'invito. Temo di aver scontentato molte persone, perché ho dato poche risposte certe, mi rendo conto, ma l'unica cosa certa per ora è che Conte ha firmato. L'altra cosa certa è che Valerio sarà con te, più che Conte sarà con te, perché sarà il vostro punto di riferimento non solo culturale, e poi godiamoci il percorso, che poi è ormai la nostra tagline, no? Noi abbiamo inaugurato questa cosa, godiamoci il percorso, ce lo siamo goduti con Spalletti, non ce lo possiamo godere con Conte, e godiamoci il percorso. Un saluto a tutte le amiche Bellini, amici Bellini, a Valerio,
e basta. Sono in sciopero. Va bene. Un abbraccio anche a Guido, che rimango più grande, ecco qua. E ringrazio veramente tutti, doveva essere epocale, lo è stata, perché mi è piaciuto anche vedere più volti della community, e voglio che partecipiate sempre di più, perché ci devono essere dei momenti, c'è il momento dove leggo tutti i commenti, il momento in cui fate vedere la vostra faccia e la vostra voce. Achille è una grandissima delusione, le scuse gli sono arrivate e non abbiamo visto la faccia di Achille. Questo deve essere una cosa che deve essere risolta al più presto, perché non può essere che noi abbiamo il vero insider, abbiamo quello che veramente ci può dire le cose con certezza, perché io manterrò un profilo basso, Guido resterà possibilista, e abbiamo uno che con certezza ci può dire le cose e non si è fatto vedere. Vabbè, ci aggiorneremo sotto questo punto di vista. Il premio, Angela, non c'è, ma io lo sapete che il premio, chi è rimasto fino a qua lo sa, arrivati a 25.000 e siamo dietro l'angolo, dovrò fare una grande giveaway per quelli che dicevano tutti con le magliette azzurro fluido in live. Ci dobbiamo sicuramente organizzare, perché ha guardato dall'inizio alla fine. Ringrazio anche Giuliano per l'approfondimento tecnico, che era solamente un anticipo, era solamente un antipasto, e ne faremo sempre di più. Vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like e fate girare il video di lettera a Conte, perché il primo passo è noi dobbiamo crescere, questo è un momento di crescita. Crescere è l'unica cosa che conta. Conte, insomma, la sigla, questa è l'ultima sigla. Sì, in effetti sì, Conte, ma insisto, Oriali.